Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a fare le consuete previsioni energetiche settimanali del nostro divino maschile e del nostro divino femminile, rispettivamente nominati lui, lei. Sono due, per le ragazze nuove e i ragazzi nuovi, questi sono i due grandi archetipi che coesistono all'interno di ognuno di noi, sia uomo che donna, e quindi sono i grandi archetipi, ossia i dettami a cui anelare per il massimo bene superiore dell'essere umano, che poi si manifestano nel singolo a seconda del grado di coscienza a cui è e a cui si è predisposto ad arrivare. Quindi il nostro divino maschile è l'azione nel mondo, il nostro divino femminile è la nostra ricezione, la grande madre, l'archetipo della compassione, ricezione, amore puro e incondizionato, e il divino maschile è l'azione di questo amore puro e incondizionato, ripeto, rispettivamente, compresi dal livello di coscienza a cui ogni essere umano si trova, ok? L'anima di ognuno di noi che si incarna anela alla manifestazione del massimo bene superiore che è venuto a manifestare. I grandi archetipi sono questi e noi attraverso questo interattivo settimanale ci proponiamo di andare a vedere qual è il massimo sviluppo a cui il nostro divino femminile e divino maschile anela in questa incarnazione settimana per settimana. E quindi ragazze mie e ragazzi miei, per i nuovi vi invito a connettervi sempre con il vostro Santissimo Angelo Custode, di cui metto due link in info box in descrizione per vedere come si chiama il vostro angelo custode, affinché voi possiate avere intuizioni funzionali al vostro scopo e come adempiere al meglio al vostro progetto d'anima. Quindi ragazze mie, io vi ringrazio ancora per le decine e decine di mail al giorno a supporto del canale, a supporto della luce e della consapevolezza. Ci sosteniamo tutte unite nel risveglio della coscienza e nel risvegliare chi si appresta a sentire il richiamo della propria anima. Come spiego sempre per le mie ragazze e i miei ragazzi nuovi, di guardare sempre, vi esorto, i miei video nella playlist Risvegliare la coscienza, perché quello che facciamo in questo canale è a supporto dell'anima della persona e quindi noi attraverso l'interazione con l'altro, facendo gli interattivi di coppia e quindi interattivi sull'amore e sulla coppia, andiamo a vedere il lavoro che facciamo all'interno di noi attraverso l'interazione con l'altro per manifestare i nostri massimi potenziali e la versione migliore di noi stessi, perché noi ci evolviamo attraverso la scusa della proiezione esterna con l'altro ci rimanda sempre le nostre ombre più o meno subconscienti. Ok, quindi ragazze mie, siamo tutte unite per la costruzione di questa magnifica era. Vi esorto ancora alla conoscenza e allo studio delle grandi leggi dell'universo affinché possiate capire cosa sta succedendo all'interno e all'esterno di voi. È un momento epocale in cui è richiesta la massima collaborazione di presenza a se stessi. I maestri hanno già instillato in voi le direttive, attraverso il vostro intuito le potete seguire e il vostro angelo custode fa da tramite a queste direttive. Ripeto, ragazze mie, è un momento epocale in cui abbiamo veramente la possibilità di manifestare il nuovo mondo. Lo stiamo già facendo, siamo tantissime e tantissimi, lo stiamo già facendo non solo in questo canale, ma nel mondo, nel mondo. Ricordo che un piccolo cerino può illuminare un'intera stanza buia, c'è bisogno di poca luce per illuminare una stanza enorme buia. Quindi la luce ha già vinto, la luce ha già vinto. Gli ultimi colpi di coda che il lato oscuro può manifestare sono proprio a conferma del fatto che la luce ha già vinto. E quindi noi ci proponiamo qua di fare una lotta interna. Non sono le lotte fuori che vincono, la lotta interna, funzionale a mettere in luce le nostre zone d'ombra, perché le nostre zone d'ombra sono ciò che riflettono all'esterno. Se ci siamo incarnati in questo momento storico, significa che abbiamo tutte le doti per poterlo superare e per poter sedimentare
il grande progetto della fratellanza bianca di Shambhala, perché l'energia cristica si è incarnata in ognuno di noi, in ognuno di voi, che ha sentito il risveglio e richiamo spirituale della propria anima, che ha sentito di combattere per la propria dignità, dignità dell'essere umano, dignità della nobiltà dell'essere umano. L'essere umano è un essere grande, con delle potenzialità infinite, e quindi è la conoscenza che alimenta dentro di noi tutto questo. La conoscenza che ci ricorda chi siamo. Ricordare viene dal latino cor cordis è cuore, riportare al cuore la memoria. Ok? Quindi a sostegno ci teniamo tutte unite, ragazze mie. So tantissime di voi che sono in grande difficoltà. Io vi sostengo, so che avete il fuoco della passione che arde dentro di voi, la passione di tenere fede e salda la propria dignità. Lo facciamo per il sangue che i nostri nonni hanno dato alle battaglie, per il sudore che i nostri genitori hanno dato per la libertà del benessere dell'essere umano, e adesso noi siamo chiamati ad essere fermi nella nostra posizione di coscienza e presenza, seguendo la libertà del cuore, libertà dello spirito. Ok? Quindi io vi sostengo tutte, ragazze mie. Sentiamo il nostro abbraccio, io lo sento forte, e siamo qui, ognuna a manifestare la propria maestria, ad essere maestra di se stessa e a supportare vibrazionalmente l'energia del pianeta e di tutti coloro che scelgono la via del cuore. Ok, quindi ragazze mie e ragazzi miei, innalziamo queste frequenze con la bellezza, l'armonia e la leggerezza. Alleggeriamo, spegniamo la mente esterna, alleggeriamo le frequenze e creiamo la nostra realtà quotidiana, un nuovo mondo parallelo, separato dalla specie madre, specie figlia che si stacca totalmente da una specie madre, che ha dato il supporto necessario fino a un certo punto e adesso crea un nuovo mondo parallelo che sarà la base della libertà del tempo futuro. Ok, adesso che altro vi volevo dire? La frase che dico sempre: gli angeli hanno le ali perché prendono tutto con leggerezza, e quindi più serio di un angelo chi c'è? Quindi impariamo dai nostri santissimi angeli custodi a varcare le soglie di questa splendida nuova era. Ok, quindi ragazze mie, ragazzi miei, stai riprendendo tu? Sì. Quindi andiamo adesso a fare le previsioni energetiche settimanali che vanno dal 10 al 16 gennaio per il nostro divino maschile, l'azione nel mondo improntata ai veri desideri del cuore, in ricezione della grande madre e del grande potere di compassione, sensazione, compassione. Viene da pathos, il sentire nostro e il sentire dell'altro. Rispetto profondissimo per la nostra individualità e per l'individualità dell'altro, chiunque l'altro sia. Il rispetto delle scelte nostre, il rispetto delle scelte dell'altro, qualsiasi scelta l'altro faccia. Rispetto totale. Questo è il nuovo tempo. Amore, compassione, fratellanza. Ok. Ok, andiamo subito a vedere adesso. Allora, per il nostro divino maschile, il nostro divino femminile, chiediamo supporto e aiuto ai 72 angeli e ai maestri ascesi della fratellanza bianca di Shambhala. Quali sono i dettami per questa settimana per la nostra azione e ricezione nel mondo? Per le ragazze nuove invito sempre a sentire quello che vi viene un brivido, comunque sentite vero per voi, e quella è la vostra direttiva, ok? E quella è la vostra intuizione. Tutto ciò che vi risuona fa parte del vostro progetto di vita. Ciò che non vi risuona lasciatelo cadere all'universo, ok? Ok.
cosa accade al nostro lui e alla nostra lei in questa settimana. Allora, andiamo a vedere. Ok. Lui, lei. Ok. Osho Zen. Ovviamente questo video lo possono guardare tutte e tutti perché la nostra ricezione è l'azione nel mondo, che non è soltanto all'interno dell'interazione con un altro uomo o un'altra donna, ovviamente, perché sono grandi archetipi che si manifestano in tutte le circostanze della nostra vita. Quello che sentiamo è lo yin, quello che andiamo a manifestare è lo yang, quindi nel lavoro, nella famiglia, quello che sentiamo è quello che andiamo a manifestare, quindi è applicabile ovunque. Poi con i tarocchi andiamo nello specifico alle relazioni e laddove voi sentite risuonare qualcosa, quello che la vostra anima vi sta chiedendo di andare, su cui andare a riflettere, ma sono archetipi che coesistono e si possono applicare, si devono applicare in qualsiasi circostanza della propria vita, ok? Per questo invito a guardare i miei video sulle fiamme gemelle, primo, secondo e terzo video. Prego, infatti sulle fiamme non mi ricordo, perché ormai sto perdendo il conto, tutti i video su quella playlist che servono proprio a capire di cosa parlo quando parlo e come potete avere voi dei pensieri edificanti in funzione di una sollecitazione di questa natura. Anche perché ragazzi miei, io per farvi quei video ci metto diverso tempo perché devo riassumere delle conoscenze veramente con i concetti ostici, difficili e cerco di metterli più fruibili possibile, ok? Di riassumerveli lì. Ok, poi ci andiamo a mettere questo. Anzi ragazzi, oggi voglio metterci questi altri qua, vedi? Poi io mentre batto, vado a manetta, mi sento ispirata in modo diverso, ci voglio mettere quest'altro qua, dopo mettiamo quelli. Ok. Per il nostro lui, in cosa si basa la nostra azione nel mondo in questa settimana e la nostra ricezione? Con quale attitudine sciamanica? Allora, andiamo così, poi ci mettiamo al centro gli angeli del cuore. Il senso, quello che vi voglio dire anche, non l'ho messo ancora nei video questo aspetto qui, quando abbiamo paura di qualcosa in una relazione, ok? Dobbiamo guardare in faccia quella paura e lasciarci proprio travolgere, coinvolgere da quella paura, perché la paura che l'altro ci dà in una relazione sono paure nostre inconsce molto profonde che si riflettono poi nella vita. Quindi ecco perché noi attraverso l'elaborazione e l'integrazione con l'altro delle nostre ombre possiamo far fronte agli eventi della nostra vita in modo preponderante e con tanta maestria. Quindi le paure che dall'esterno, anche dal sistema, ci arrivano e sollecitano delle nostre paure inconsce interne, noi ci possiamo lavorare attraverso l'interazione con l'altro. Sono sempre le stesse paure che fanno leva su uno stesso aspetto della nostra vita. Ok? Ok,
Ok, quindi noi dobbiamo guardare al di là di tutto in faccia le nostre paure. Cosa abbiamo paura di perdere? Ok, tutto ciò che abbiamo paura di perdere, perderemo. Quindi è come si fa l'elaborazione di questo in modo tale da non perdere quello di cui abbiamo paura di perdere. Fare l'esperienza di ciò che abbiamo paura di perdere all'interno di noi, lasciandoci proprio logorare dal processo. Ok? Proprio questo è una pratica imprescindibile. Mettiamoci a contatto con la nostra paura più profonda, viviamocela a fondo, facciamola fluire anche con le lacrime, anche con la sensazione proprio di perdita, un 5 di coppe, un 5 di denari, facciamo fluire quelle carte evolutive all'interno di noi affinché noi possiamo essere maestri in quella sofferenza e non perdere più niente. Ok, lo spiego sempre nei video anche come carte evolutive, quelle che escono, no? Ok. Perché dico che attraverso le relazioni noi possiamo fare l'esperienza in tutti i campi della nostra vita, perché poi va effetto domino. Perché come nel micro, così nel macro. Ok? Come nel micro, così nel macro. Così sopra, così sotto. Allora. Poi ci mettiamo arcano maggiore che domina gli equilibri di questo divino maschile e divino femminile in questa settimana. Ecco. Oh, è uscita l'imperatrice! E beh, già mi alleggerisco, guarda. Ok, è uscita da sola, va bene. Il potenziale divino femminile finalmente. Ok, non era mai uscita, imperatrice qua sopra. Allora, che ci mettiamo di solito? Ah, gli angeli. Ok. Vediamo qual è l'angelo che domina lo sviluppo di questo potenziale. Qua c'è proprio il divino femminile di tutti e due, quindi si sente la ricezione dell'amore compassionevole e la potenzialità, lo sviluppo nella relazione. Proprio qua mi già sta venendo, vabbè, ora vado ad aprire le carte perché ancora non voglio pronunciarmi, però il divino femminile che mi entra in gioco lì, tra tutti e due, è una cosa di grande portata. Ok. Comunque 13, cambio, morte, appunto. Non so ancora che angelo è perché non so leggere ebraico, ancora. Ma ci lavoro su l'ebraico antico. Amo le lingue morte. Vabbè, allora, che altro ci mettiamo qua, ragazze? Ah, la porta, le porte. Mettiamo l'oracolo nuovo. Ok. Aspetta, stavano al contrario, adesso li giriamo un attimo. Ok. Vediamo quale porta si apre con questa. Già vediamo che è uscita l'imperatrice e si apre la porta del cambiamento totale, 13. Quindi si apre lo sviluppo, l'imperatrice sapete che è lo sviluppo, la crescita di qualcosa, lo sviluppo, il potere di sviluppare qualsiasi cosa di cui si ha perfettamente coscienza, da entrambe le parti, Che porta si apre? Ok, penso che per adesso abbiamo messe tutte. Si vede? Sì. Allora, andiamo a vedere lui, il divino maschile, cosa va a manifestare nel mondo. Quindi vediamo, prendiamola come un film, quindi come se fosse proprio Beautiful, la grande saga seguita del Notte dei Tempi. Quindi vediamo, noi dobbiamo farsi risentire quello che suona in noi. Guardiamo questo film, che cosa ci vuole narrare oggi? Allora, vediamo il divino maschile. Arrivare al traguardo. Guarda, guarda. Magari ti ho fatto mangiare troppo torrone, troppi biscottini e quindi ti sei messo a correre. Giustamente, mi sembra ovvio. Arrivare al traguardo. Ok, quindi ragazze mie, lo Yang, lui va a manifestare proprio qualcosa che è inerente al superamento di qualsiasi difficoltà. Ci possono essere state, ci saranno, lo sente, tante difficoltà per arrivare al traguardo, ma niente lo ferma. Arrivare al traguardo è proprio la carta che ci dice tutte le difficoltà che ci possono essere, anche dure, vengono superate, c'è la grinta e la forza per superare. Qua abbiamo una tigre, tutte le difficoltà inerenti al raggiungimento dell'obiettivo che lui si è proposto, ok? E questo lo vediamo anche come nostra azione del mondo, no?
Cioè noi andiamo a manifestare azioni che parlano di superare tutte le difficoltà, ok? Proprio come attitudine archetipica all'interno di noi. Abbiamo l'imperatrice qui perché vediamo tutto il potenziale di quello che andiamo a manifestare, ok? Vediamo gli Osho Zen. Il coraggio, guardate come si parlano. Lui troverà il coraggio in questa settimana di andare a manifestare un'azione che parla del suo obiettivo, senza fermarsi più davanti a nessun ostacolo. Qua sboccia il traguardo, bellissimo. Vediamo qua. La croce andina. Questa croce ti dice che adesso sei pronto a carta numero 2 che è il femminile, il divino femminile, lui segue i dettami dell'intuito che va a manifestare qualcosa che è inerente al suo massimo bene. La croce andina ci parla proprio della realizzazione di qualcosa che riguarda lo scopo dell'anima della persona. Ok, che necessitava un coraggio sovraumano affinché si potesse manifestare questa cosa. Ok, coraggio sovraumano. Bravo, forse non ti sei ingrassato, non ti ho fatto ingrassare tanto, significa che sei ancora agile, ok. Vediamo lei che succede. Beh, ragazze, ti è felice felice, che te lo dico a fare, dai, è già uscita l'altra volta sta carta. Lei si sentirà di una felicità inaudita. Comunque, siccome l'imperatrice è anche la donna incinta, colei che è gravida, che c'è no, proprio la nascita di qualcosa. Felice felice, io questa carta l'attribuisco molto alla gravidanza, intesa proprio sotto forma di ciò che sta per nascere, ok? Lei si sentirà felicissima in questa settimana, forse lui fa un'azione importante nei suoi confronti. Felice felice ci dice proprio che lei ritrova la felicità inaudita. Brava. Vabbè, bravo lui. Condivisione regina di bastoni, mamma mia ragazze, wow, wow. Quindi qua c'è proprio la voglia di condividere la regina di bastoni degli Osho Zen e ci dice che lei dona la sua bellezza, la sua armonia, perché è talmente felice, ha talmente tanto amore dentro se stessa che dona a prescindere. L'amore è l'unica cosa che quando la doni ti torna triplicata. Cioè più la doni, non è come qualcosa che doni e non ce l'hai più. L'amore è l'unica forza che quando la doni ti ritorna indietro centuplicata, non triplicata, centuplicata. Lei ha capito che deve donare, ok? Bellissimo, vediamo con che attitudine. Il cerchio, ragazze, vede la connessione con tutto, questa è una sorta di ruota, eh? Qua è proprio la condivisione, guardate quante mani che ci sono qui. Lei sente la condivisione con tante persone che vibrano sulla sua stessa frequenza, no? Al di là di lui, se la vediamo proprio come carte a specchio su di noi, individualmente, sul singolo, a livello intuitivo, lei riceve le benedizioni di Madre Terra. Lei sente l'accoglienza, la compartecipazione, il sentire, l'empatia col mondo, l'empatia con le persone che la circondano e quindi agisce in conformità di questo, sentendosi amata, sentendosi appagata per il bene che fa all'altro. È bellissimo e questo cerchio ci dice, sente la connessione con lui, se parliamo di un lui specifico, sente proprio la cooperazione, sente che lei ha risolto anche il suo dramma di non sentire la connessione con lui perché ha iniziato a dare alle persone che li circondano e quindi si sente appagata perché si sente riconoscente e riconosciuta nel suo valore. Il cerchio, tante mani che cooperano insieme al fine di creare un nuovo mondo. È bellissima questa, eh? Bello, vediamo qua. Sentimenti romantici anche la scorsa settimana, ragazze. I tuoi sentimenti sono reali e vale la pena esaminarli. Ragazze, è bellissima questa stesa di oggi. Cioè, qua, come la chiamiamo di nuovo quest'altra stesa? A me mi piacciono tutte. No, perché sono sempre eclatanti le mie stese? Qualcuno mi ha chiesto anche nella mail, no? Che sì, perché io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, cioè vedo tutto il potenziale che c'è nell'essere umano e di conseguenza sento proprio la bellezza dell'essere umano e quindi vado a incitare quella bellezza. Ecco, perché sappiamo che il nostro pensiero crea la realtà e se noi abbiamo pensieri edificanti che ci pongono l'attenzione su il superamento della sfida piuttosto che sulla sfida e basta, allora noi veramente creiamo una realtà all'altezza del divino umano, del sacro umano impero. Oh, quindi qua tra tutti e due ci sono sentimenti condivisi, delle azioni coraggiose veramente nel manifestare una alcune gravidanze, ragazze, mi sta arrivando questo, la voglia di avere un bambino anche, mi sta arrivando questo per alcune di voi messaggio canalizzato. Quindi qua la voglia di manifestare l'abbondanza vera,
cioè quella concreta sul piano materiale, al di là di tutti gli ostacoli che ci possono essere. Qua si crea un nuovo mondo, eh? Come dico sempre, le fiamme incarnate sono qui incarnate in questo periodo storico per portare l'esempio dell'amore puro e incondizionato e creano delle comunità all'interno delle quali, o comunque sia, sono al servizio di delle comunità all'interno delle quali è necessario l'esempio dell'amore puro e incondizionato, ossia senza condizione più alcuna, cioè io ti amo a prescindere. E quindi sono due entità, personalità autonome che si incontrano per un bene più grande. Ok. Qua abbiamo l'imperatrice perché entrambi vedono il potenziale di una relazione. Per alcuni di lui, se stai già insieme a lui, come molte voi mi avete scritto, qua c'è anche la voglia, la voglia di avere dei figli. Cioè, adattatela ragazzi miei, eh. Vediamo qua l'angelo 13 qual è. Il cielo in terra, l'armonia, portare l'armonia dal cielo, l'intuito sulla terra, armonia interna ed esterna. Angelo Jezalel, riconciliazione, benedizioni dal cielo. Ragazzi miei, che vi devo dire già in questa stesa? Vado, come la chiamiamo? Qua il coraggio, proprio il coraggio. Ma troverò un titolo affine a questo perché... Allora, qua si riporta il cielo in terra. Arcano 13 c'è il cambio, l'arcano della morte, il totale cambiamento in funzione della verità del cuore, della verità di intenti affinché si possa portare il paradiso sulla terra. Al di là di qualsiasi realtà si possa vivere nella 3D, loro scelgono di creare una realtà parallela laddove vivere in armonia e portare tale esempio. Ok, pionieri del nuovo tempo. Il Cristo e Maddalena incarnati, Iside e Osiride, il grande divino femminile e divino maschile che si incontrano per dare vita al nuovo mondo. Madonna. Ok, quale porta si apre qua? Ragazze, la porta magica, non ci credo, guardate. La porta magica si apre. Beh, ragazze, qua si apre, qua mi arriva che ci sarà un atto alchemico. Qua ci sarà un atto alchemico. Cioè la porta magica ci dice proprio che qualsiasi cosa si sta creando in questo momento è un atto alchemico di trasformare completamente la realtà. Cioè loro vivranno una realtà parallela o comunque sia l'energia è che si sta vivendo una realtà parallela, si sta sedimentando una realtà parallela dove tutte le coppie illuminate possano vivere in una realtà parallela in armonia. Cioè la porta magica è proprio la magia che hanno entrambi grazie all'amore, perché l'amore è la forza più potente dell'universo, il potere magico dell'amore, che hanno a creare questa realtà parallela, straordinario. Bellissimo, eh? La porta magica, cioè ci sarà proprio una magia, un incontro magico mi arriva anche qui, eh? Wow, ok. Ok, mo ci andiamo a vedere subito a lui, al nostro giovanotto, che succede? Già si sta comportando bene in questa settimana, non è vero? Non è vero, Cochi? Di la verità, non è vero? Ecco, bravo che ti comporti bene. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Alla fine, ragazze mie, senza amore dove si va? Dove si va? Dove si va senza amore? Cioè, guardate, veramente, dove si va senza amore? Comunque sia, quando vi dico, ragazze mie, di avere fede, non significa avere fede nel vostro lui, che là sta il gap, è molto sottile. Significa avere fede che la bellezza che ti spetta ti arriva, l'amore che ti spetta, la felicità che ti spetta è già tua. Quindi non è fede in lui quanto fede nell'amore che hai per te, che fai vibrare all'esterno e che arriva a ciò che meriti. È chiaro, no? Cioè il distacco dall'attaccamento è fondamentale per manifestare l'amore puro e incondizionato, lo spiego sempre. Lo spiego sempre. Ok, il distacco totale, non lamentarsi, al bando la lamentela crea disarmonia, la lamentela crea basse frequenze, la lamentela crea persone attaccabili, non crea persone incorruttibili. Ok, quindi alziamo queste frequenze, non significa non guardare la realtà, significa guardarla, prenderne atto ed essere cazzuti. Prenderne atto e dire la mia anima ha creato questa realtà in questo momento significa che mi sta facendo testare le armi della mia fede. Oh, ok. Quindi la fede ripaga sempre, ma la fede in te, non la fede in qualcuno. Guardate qua come stiamo questa settimana. Ok.
Allora, chiediamo, di cosa mi parla questo splendido monito di coraggio che lui va a manifestare in questa settimana? Allora, cosa succede? Ditemi se vi vede così. Già, ma iniziamo, non si vede? Ok. Allora, di cosa mi parla lo sviluppo di questo rapporto dell'imperatrice rispetto a questo grande monito, per favore? Questi sentimenti romantici. Lui cosa va a manifestare? Cosa accade a lui in questa settimana? Cosa accade a lui in questa settimana? Cosa accade a lui in questa settimana? Tiè, un 10 di coppe. Ta, carta canta. La felicità va a manifestare. La felicità proprio, eh? Ok, cosa accade a lui Cioè, questo significa che le nostre azioni nel mondo, anche se non c'è nessuno, sono improntate ad avere il coraggio di superare ogni ostacolo per fare un'azione audace a manifestare la vera felicità del singolo. È chiaro, no? Allora, di cosa succede a lui in questa settimana? Di cosa mi parla questa felicità di Ciclo? Della temperanza, perché è guarito, azioni nuove improntate su una nuova frequenza di guarigione e ci è voluta tanta pazienza per andare a fare questa cosa, per guarire. Ok, cosa accade a lui in questa settimana? Sì, qua abbiamo un paggio di spade, ossia guardo bene, le azioni audaci sono improntate a una riflessione prima di agire con il paggio di spade. Ok, cosa accade a lui in questa settimana? 6 di spade, non vuole stare più dove ci sono difficoltà. Se ne va completamente da cavaliere di denari. Allora, qua abbiamo una persona. Allora, prima di tutto, qual è la sua energia? Poi andiamo a vedere sulla persona specifica, così andiamo ancora di più nel dettaglio. L'energia del maschile, di lui, è che lui vuole fare azioni audaci, ben vagliate, che ha già vagliato con il paggio di spade, che sono improntate ad andare dove non ci sono più difficoltà, dove ci sono le acque tranquille, funzionali alle vere aspirazioni del cuore. E quindi la guarigione rispetto a tutto ciò che non ha funzionato fino a questo momento perché non si è trovato il coraggio di agire in determinate circostanze, ok? E in questo periodo storico il nostro lui, il nostro divino maschile, che cosa è che dice? Dice: io devo prendere il coraggio di andare incontro alla mia vera felicità, perché alla mia vera felicità ci posso pensare solo io, nessuno dall'esterno. Ok, qua abbiamo infatti un cavaliere di denari. Colui che non sbaglia un colpo, ha riflettuto bene e attentamente prima di andare a portare un'offerta concreta a se stesso, alla sua vita e ha una lei specifica se c'è. Ok? Quindi qua abbiamo una persona, se andiamo più nel dettaglio, vedete quello che vi risuona, ragazze mie, che arriva dopo tanto tempo, perché c'è voluto tempo per guarire da dinamiche del passato che non gli permettevano di far uscire il coraggio. Ok? Traumi infantili, problemi dell'albero genealogico, tutte queste storie qua. Improntate a cosa? Alla vera felicità del cuore, che tu soltanto se hai il coraggio, come abbiamo detto nel preambolo del video, coraggio viene dal latino cor cordis, coraggio significa riportare al cuore, ok? Riportare al cuore la memoria. E qual è la memoria? Della vera felicità del singolo, dell'essere umano. Quindi applicato su una situazione specifica, lui arriva, lui è in cammino da lei dopo tanto tempo, perché in questo tempo ha vagliato e guarito se stesso affinché potesse trovare il coraggio di agire con un'offerta concreta da proporre affinché potesse manifestare e sviluppare tutto il potenziale di una relazione d'amore puro, affinché facesse un atto alchemico di magia, affinché cos'è l'alchimia? Cosa facevano gli alchimisti? Trasformavano il piombo delle emozioni più basse nell'oro della coscienza, attraverso le 3 fasi nigredo, rubedo, albedo. Quindi è proprio un processo alchemico, alchimisti diventano, dell'emozione più bassa all'emozione più alta, della trasformazione totale del piombo dell'emozione più disastrosa. Ok, quindi per alcuni di lui arrivano dopo tanto tempo per portare avanti una guarigione già avvenuta in funzione della vera felicità. Ok. Ok, adesso stai riprendendo, no? Sì. Di cosa mi parla questo 10 di coppe? Dell'8 di coppe. Si abbandona tutto ciò che non è più allineato con la frequenza del cuore. Ok? Al fine di andare incontro alla vera unione di amore puro e incondizionato.
Magari molti di lui lasciano altre situazioni karmiche, altre donne con cui stavano, con cui non c'era amore. Si è reso conto lui che quello che ha provato per lei, quello che prova per lei, se parliamo di fiamme gemelle, è qualcosa che non ha uguali. È la persona veramente che, grazie alla distanza, lui si è reso conto dell'amore che prova per lei, che è quasi ingiustificato, quando prima all'inizio non ci ha creduto, quando l'ha incontrata, no? Però non è riuscita mai a dimenticarla. E quindi dice, ma com'è che sei sempre lì? E quindi lui, preso da questo amore, trova il coraggio per superare ogni ostacolo e abbandonare ciò che non serve più in funzione del vero amore. Ok. La temperanza di cosa mi parla? Dell'otto di denari, ciò vuol dire lui ha guarito gli aspetti di se stesso che non gli facevano prima costruire la relazione con lei. No? Quindi molto probabilmente, infatti, qua abbiamo un 5 di spade. Si è reso conto che doveva guarire quegli atteggiamenti autosabotanti che l'hanno portato a non riuscire a costruire qualcosa con lei. Ok? Quindi lui ha guarito questi aspetti, che sono aspetti karmici, ripeto, chi non ha visto i miei video, di guardarli, di cosa parlo quando parlo. Quindi la guarigione è inerente a cosa? Alla voglia, al coraggio, arrivare al traguardo, fare l'azione audace, guardando bene come fare, di costruire qualcosa insieme a lei. Ok. E il paggio di spade di cosa mi parla? Guarda, un cavaliere di coppe. Il paggio di spade, allora, parla che lui il fatto le vuole aprire il suo cuore, ok? Quindi guarda bene come fare prima, si accerta, anche per molti di lui, si accerta come sta lei, sonda il terreno prima di agire, o lo ha sondato prima, ha guardato anche da lontano la situazione, anche sui social, ha cercato di capire a livello energetico come si trovasse lei, per poter agire in funzione di questa apertura del cuore del cavaliere di coppe. Perché qua abbiamo anche delle scuse connesse, no? Per quei comportamenti autosabotanti. Qua il coraggio di arrivare al traguardo, che è quello di aprire questo cuore, anche delle scuse connesse, perché magari, come dico spesso, quando si trova in situazioni di fiamme, quando si incontra la fiamma, in lui o comunque sia l'energia yang, scappa perché non è in grado di supportare ancora l'amore puro e incondizionato. Perché lui deve trovarlo dentro se stesso prima, ok? E la fiamma donna o lo yin è, è quella che soffre di più proprio perché fa un'ascensione al divino più veloce e il lavoro che fa lei su se stessa, anche se non si sente con lui per mesi, arriva istantaneamente anche all'altro, ok? Anche se non si vede questa cosa, ok? Perché è lo yin che deve imparare a ricevere e lo yang a manifestare, ok? Quindi il cavaliere di coppe e il 4 di bastoni, è chiaro. Quindi ha studiato bene o studia bene la situazione per andare incontro laddove non ci sono più difficoltà, per aprirle il suo cuore affinché si possa celebrare con il 4 di bastoni la grande unione di coppia. Ok. Che è la carta delle fiamme gemelle 11-11. Ok, il 6 di spade di cosa parla? La giustizia. Le cose devono essere rimesse in equilibrio in funzione dell'amore che lui prova per lei. Non c'è più dubbio a riguardo. L'imperatore, imperatore e imperatrice, perché si è riscoperto meritevole di un amore di così grande ed è pronto a costruire l'amore con lei. Ok? Bravo. Ok, adesso andiamo a vedere lei. Prendiamo le carte. Dove stanno? Dove le ho messe le carte? Ecco, adesso io mi perdo. Eccole qua. Ok, no, non sono queste. No, ragazzi, c'è dove. Eccole. Ok. Allora, andiamo a vedere a lei cosa accade in questa settimana. Vediamo un po'. Questa felicità di cosa parla? Questa esplosione di felicità che lei avrà. E poi ricordiamo sempre, questo in, lei, è l'in, la parte ricettiva presente anche in lui. Non è soltanto la sua lei. Questa è la parte ricettiva, quello che lui sente. Lui sente qualcosa, una felicità incommensurabile. Ecco perché dal divino femminile, ossia dal suo divino femminile interno, sente una forza propulsiva dello sviluppo di questa relazione e va a fare azioni audaci con coraggio all'esterno che parlano di un nuovo mondo. Ok. Ok. Vediamo, battiamo prima, poi chiediamo.
queste carte sono ancora dure. Partiamo bene perché queste carte non si battono bene. Ok, e chiediamo ai maestri, ai 72 angeli, questa grande felicità che lei andrà a sperimentare di profonda connessione e potere in questa settimana, di cosa ci parla? Spieghiamo questo grande monito, questa felicità di cosa parla? Di cosa parla questa felicità che lei va a sperimentare in questa settimana? Ma queste non cadono facilmente, mannaggia. Va bene, lo faccio così perché sennò non cadono. Ok. Allora, vediamo. 1, 4. E poi vediamo il fondo mazzo. Ok, si vede? Sì. Allora, vediamo a lei cosa accade in questa settimana. 9 di spade, di preoccupazioni, quindi parla su cui lei va a eludere delle preoccupazioni. Vediamo qua. Ah, ecco perché c'è la regina di coppe, il paggio di bastoni, il 7 di bastoni. Allora, ragazze, qua lei si va. Allora, qua lei è una regina di coppe. Ciò vuol dire che lei va a sentire. Probabilmente lei riceverà una telefonata perché abbiamo qua, o comunque sia un messaggio perché abbiamo un paggio di bastoni. Quindi abbiamo chiesto di cosa parla questa felicità che lei avrà. È una felicità che ha sperimentato al suo interno a livello emotivo, ok? Che riguarda l'uscire fuori dalle preoccupazioni del 9 di spade e dalla distanza di un 7 di bastoni. Ok, adesso andiamo a vedere il fondo mazzo. Ah, qua c'è un 5 di coppe, caspita ragazze. Allora già vi dico che qua lei va a elaborare tutto un lutto interiore, perché qua abbiamo carte pazzesche di monito, e quindi lei è come se lei esce fuori da proprio un momento emotivamente devastante. Questo è il senso. Lei andrà in questa settimana a proteggere il frutto delle proprie fatiche emotive, si libererà da circostanze e persone che non vibrano più alla sua frequenza, entra in contatto con la propria profondità di regina di coppe, andando a sentire tutte le problematiche del 9 di spade, cioè dei pensieri che possono arrivare autosabotanti, ok? Perché lei è preoccupata rispetto a una distanza e vi dico che questo 5 di coppe sta a significare il fatto che lei elaborerà in questa settimana tutto un abbandono, una perdita relativa al suo stato emotivo. Andrà a elaborare una sensazione di perdita e di sensi di colpa, andrà a elaborare tutta una sorta di emotività devastante, ok? Vedete come vanno in dissonanza le carte? Cioè qua c'è un monito pazzesco e poi qua abbiamo la spiegazione del perché lei si sente così bene. Ok? Qua c'è l'elaborazione di un grosso dolore che è data rispetto a una relazione specifica magari su cui lei aveva tante preoccupazioni, ha tante preoccupazioni e probabilmente stava aspettando un messaggio che non arrivava da tanto tempo, comunque sia una comunicazione inerente a questo, ok? Quindi lei va a elaborare tutta questa situazione affinché possa rinascere a nuova vita e questo può essere sia che lei può ricevere un messaggio dall'esterno che è quello che attrae a sé per dare conferma al fatto che lei è uscita da una situazione di dolore, oppure non ricevere nulla ed essere in una condizione di totale elaborazione di una sensazione di disagio totale e uscirne fuori in roba di nemmeno 12 ore, in meno di 12 ore, il senso è questo, eh. Pazzesco comunque, eh. Ok, quindi vediamo tutta questa sensazione di disagio. Vediamo il 9 di spade, quindi di cosa mi parla.
Ecco, ecco perché degli attaccamenti, le ossessioni, c'è il diavolo. Qua lei va a elaborare una sensazione di ossessione, di preoccupazione legata a un'ossessione che ha. Qua lei lo elabora, altrimenti questo monito non mi esce. Diavolo, rispetto a lui, l'imperatore, qua parliamo proprio di fiamme gemelle, qua c'è proprio uno step alchemico, abbiamo parlato qua di alchimia, lei va a trasformare le emozioni più basse del piombo relative alle emozioni proprio basse di frequenza con un processo alchemico, perché lei apre il cuore a quello che è potuto accadere con lui, sente che lui è la sua controparte Yang, si siete uomini ribaltate, e va a sentire l'amore pure incondizionato per questa relazione. Caspita, che grande maestria qua, eh? Sì. Preoccupazioni, ossessioni. Lei va a elaborare le ossessioni inerenti alla costruzione con lui. Le elabora proprio. Fammi vedere un attimo, questa regina di coppe di cosa parla? Guarda che non cade. Il folle, due carte sono uscite. Folle. Che vi ho detto, ragazze? Che vi ho detto? Folle e regina di bastoni. Ragazzi, qua lei sapete perché sta così, regina di coppe? Cioè, colei che è ispirata dal proprio idealismo, dalla propria creatività, perché è regina delle proprie emozioni, ok? Non ha paura delle proprie emozioni. Perché lei fa un salto di fede con il matto, riscoprendo il suo potere. Rischia, qua c'è un salto di fede, un partire da zero rispetto alla relazione con lui, ok? Qua lei rischia, è come se mi venisse da pensare, perché noi abbiamo chiesto perché c'è la regina di coppe, perché è perfettamente allineata con le sue emozioni più profonde, perché qua rischia di sentire il suo potere di cui ne ha avuto paura, perché per sentire il proprio potere bisogna scendere nelle proprie profondità. Illuminare le ombre, perché dietro ogni ombra c'è la luce. Ogni ombra è l'opportunità che abbiamo di mettere in luce un nostro potere o una nostra attitudine importante che sta celata nel subconscio. Qua lei rischia di sentire il suo potere illuminando le zone d'ombra e diventa regina di coppe. Accoglie tutto ciò che non è riuscito ad accogliere fino a quel momento. Qua c'è un partire da zero e riconoscere il proprio potere. Ecco perché mi arriva come regina di coppe, che è pronta ad amare, perché mette in luce tutte le ombre definitive che lui gli ha proiettato, soprattutto se sono fiamme. E infatti, rispetto a un dolore del 10 di spade, rispetto a un dolore del 10 di spade, lei fa un salto di fede, chiude completamente il ciclo doloroso e rientra nel suo potere ed è pronta a provare l'amore puro e incondizionato. Mamma mia, che maestria! Questo paggio di bastoni di cosa parla? Ah, vedete ragazzi che qua arriva un messaggio. Del re di bastoni, prima è uscita la regina di bastoni. Qua arriva questo messaggio qua. Per molte di lei. Qua c'è un messaggio, comunque sia lui che arriva in modo sfrontato, audace, passionale, o con un messaggio, o comunque sia arriva questa energia da lei. Vediamo. Dopo la chiusura, l'indecisione del 2 di spade, è come se lui agisse, capito? È come se lui agisse dopo la chiusura, l'indecisione del 2 di spade, per mandare un messaggio. È anche molto forte questo messaggio, ecco perché la vediamo felice così, e questa cosa di far salire a galla delle questioni, o le salgono prima queste questioni, prima di manifestare il suo messaggio o l'arrivo di lui, o comunque sia l'incontro con lui, le salgono prima affinché lei possa ristabilire le sue priorità ed emozioni. Perché vi dico questo? Perché vediamo un re di bastoni qua con un paggio di bastoni qua e un 9 di spade qua. È come se per alcune ci possono essere preoccupazioni e ossessioni relative a un messaggio o una posizione che lui non riesce, non prende, ok? Come inizio stesa. Qua abbiamo un messaggio durante, come se fosse durante la settimana con il re di bastoni, di cui lui prima di agire abbiamo visto che cerca di capire come fare, abbiamo visto anche qui. Il re di bastoni qua ci dice che questo messaggio può arrivare e dopo questo, che lei fa tutta quell'elaborazione inconscia di cui abbiamo parlato, con il 7 di bastoni che ci dice, oltre alle distanze eccetera, il 7 di bastoni ci dice io proteggo il frutto delle mie fatiche, proteggo la mia energia. Ok? Proteggo la mia energia, non mi lascio travolgere dalla tua, seppur io ti ami. Proteggo la mia energia, quindi per vedere poi dove si può andare insieme.
Qua abbiamo un'imperatrice, quindi è come se lei dettasse le leggi del cuore, ok? Ok, vediamo un attimo qua questo 7 di bastoni, quindi di cosa parla? Guarda ragazzi, te l'ho detto. Qua c'è un asso di bastoni, qua c'è l'opportunità di un nuovo inizio molto passionale e molto focoso. Il 7 di bastoni per alcune dottrine tarologiche, come insegna anche il maestro Jodorowsky, ci parla della forte passione dirompente fisica, dell'incontro fisico e dirompente che ci può essere tra due persone, come insegna il maestro Jodorowsky. L'asso di bastoni ci parla proprio di questa opportunità di nuovo inizio passionale che ci può essere fra tutti e due. Ecco perché la vedo felice così. E qua parliamo di Papa, sì sì. Qua parliamo di Papa, ossia questo inizio che arriva è un inizio che prima di tutto lei si rende conto che la sua fede, il suo contatto con Dio e il lavoro che ha fatto su se stessa è stato funzionale alla creazione di questo nuovo inizio, ma perché lei era entrata nel suo potere, ok? Che la relazione gli ha dato gli strumenti affinché lei entrasse centrata con tanta maestria nella sua vita, ok? Come spiego sempre nei miei video sulle fiamme gemelle. Quindi questo nuovo inizio, questo 7 di bastoni ha a che fare con la protezione della propria energia in virtù di ciò, ehm, proteggere il frutto delle proprie fatiche, ok? Quindi adattiamo questa cosa a ognuna di noi. Questo nuovo inizio, l'opportunità che ci può essere, fa sì che lei si ritragga un attimo per capire bene la situazione, ok? Elaborare quello che abbiamo visto qua con il 9 di spade, perché l'unione effettivamente lei la sente come seria e stabile, al di là delle dinamiche emotive che ci possono essere state. Perché se qua la vediamo con l'elaborazione, per molte di lei per esempio, abbiamo visto quel 5 di coppe prima, come se a inizio settimana vanno a elaborare un grosso dolore inerente a questa relazione. Ok, e poi a metà settimana c'è l'incontro con, o comunque sia l'opportunità di manifestare questo nuovo inizio con l'asso di bastoni affinché si possa sentire nuovamente il legame profondo che c'è con una persona in particolare. Ok, ok, ma grande maestria qua, eh? Grande maestria. Mo' andiamo a vedere, stai riprendendo tu? Sì. Allora, ok, adesso andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Cosa penserà lui in questa settimana? Cosa penserà lui in questa settimana? Ragazze, uscite da sola. Penserà di parlare asso di spade rispetto a un dolore profondissimo che c'è stato. Vuole fare chiarezza su un dolore profondissimo che c'è stato, che ha dato dolore sia a lui che a lei. Ok, qua mi sono uscite due carte, le sistematiamo qua, ok, così. Penserà proprio di parlare. Perché c'è un 6 di coppe sotto, è chiaro, perché vuole la riconciliazione con lei, perché sente il legame profondissimo della relazione e si rende conto degli sbagli fatti, si rende conto del dolore che lui ha causato a lei, seppur lei non abbia magari detto niente, che si sia tenuta tutto dentro per alcune, o comunque sia elaborato autonomamente il proprio dolore. Lui vuole parlare chiaro rispetto all'unione che sente con lei, che è unica e inconfutabile, su un dolore che ha potuto procurare. Fatemi capire ancora l'asso di spade e il 3 di spade di cosa parla. Ho la mente chiara di questo. Del re di spade è lucido e logico nel chiarire ogni forma di dissapore e soprattutto legato anche alla freddezza che lui può aver assunto nel qual caso fosse successo qualcosa di veramente grave e importante. Parlare chiaro, il re di spade è anche colui che è logico, chiaro e diretto su un dolore che c'è stato, perché il dolore è quello che lo muove a spiegare le cose. Paggio di denari affinché si possa avere un incontro, un nuovo inizio costruttivo, un dialogo costruttivo. Ok. Cosa prova lui in questa settimana? Cosa prova? Cosa prova lui? Cavaliere di denari anche qui. Lui vuole concretizzare qualcosa, sente che per alcuni di lui che c'è bisogno ancora del tempo, per altri arriva dopo tanto tempo, sente che lei ha avuto tanta pazienza con lui anche. Sì. 6 di bastoni qua, questa è anche la carta del ritorno trionfante, della voglia di riconquistarla. Vuole avere successo nel riconquistare lei con un'offerta concreta questa volta.
Ok, mi date un'altra carta sul Cavaliere di Denari? Lui prova proprio questo, che lui deve a lei qualcosa di concreto. Lui lo deve. Ok. Cavaliere di Denari cosa parla? Sì, qua c'è stato un abbandono, un 5 di denari e un 2 di bastoni. Allora, qua c'è stata, per alcuni di lui che entrano, non erano avvezzi al vero amore, eccetera, perché qua abbiamo il coraggio di manifestare quello che non si è mai fatto, no? Qua lo vediamo come un cavaliere di denari, ciò vuol dire che lui ha fatto fatica a uscire dalla sua zona comfort, che è anche il 2 di bastoni in questo caso con questo 5 di denari. Ha fatto fatica a uscire dalla zona comfort e questo gli ha provocato una perdita, sia a se stesso che a lei. A lui perdendo le occasioni del grande amore e a lei ha provocato la perdita, ossia quella carta, il 5 di denari, che dà quella sensazione di freddezza, è quello che lui ha proiettato su di lei e lui stesso, grazie al fatto, grazie dico, che l'ha proiettato su di lei, ha potuto vivere lo stesso dolore perché è una fiamma, le fiamme si sentono. Quindi lui sente che a lei deve qualcosa di concreto, per alcuni di lui hanno i loro tempi, perché si devono sentire sicuri prima di agire in questa cosa, ma abbiamo visto che questa è l'energia che gravita, ossia il coraggio di fare un'azione audace che supera ogni ostacolo. Ok, adesso andiamo a vedere cosa penserà lei in questa settimana. Cosa penserà lei in questa settimana? Cosa penserà lei in questa settimana? Abbiamo gli amanti, la riconciliazione, appunto. Quindi ci sono preoccupazioni inerenti a questa riconciliazione, ma penserà di volerla fare a tutti i costi, perché abbiamo queste carte felice felice, si sente la connessione qua. 4 di spade, ciò vuol dire che nonostante ci sia stato un fermo, lei continua a perseverare nell'amore che prova per se stessa, prima di tutto, perché ha capito che soltanto l'amore che prova per se stessa può fare arrivare alla riconciliazione con lui. Perché, come vi ho detto all'inizio di questo frangente di video, no? Cioè lei sa che donando agli altri, a prescindere, lei si sente appagata del sentirsi... è come se lei donando agli altri, al di là della connessione con lui, questa condivisione felice felice, lei riscopre il valore che ha lei per quanto è utile agli altri e al mondo. Ok, questo l'ha fatta riflettere sul fatto che ciò che è buono per lei, ciò che lei merita, arriva prima o poi e lei vuole questo grande amore. Ok? Preoccupazioni inerenti a questo che vengono eluse grazie a un mettersi al servizio degli altri in questa settimana. La regina di coppe è colei che si mette al servizio degli altri e poi qua abbiamo la condivisione. La regina di coppe si mette al servizio degli altri proteggendo la propria energia. 7 di bastoni. Ok? Di cosa mi parla bene questi amanti? Del 6 di bastoni. Vuole avere successo in questa cosa, in questa riconciliazione. Vuole avere successo in questo grande amore che lei sta sentendo, che le può aver destato preoccupazioni, ma queste preoccupazioni sono state funzionali a farle elaborare dentro tutta la parte emotiva che non c'entrava più con la massima realizzazione dei suoi grandi desideri. Vuole avere successo in questo. Cavaliere di bastoni, anche avere il coraggio per manifestare quest'unione a discapito di ogni pensiero e preoccupazione autosabotante. Ok. E cosa proverà lei in questa settimana? Cosa proverà lei in questa settimana? Cosa proverà? Giudizio, ragazze. Lei rinasce completamente a nuova vita. Ragazze, esce il giudizio sulla parte emotiva ed è proprio la rinascita a nuova vita rispetto alle preoccupazioni del passato relativa alla coppia o alla riconciliazione, alla rinascita a nuova vita sulle sue emozioni. Siccome sappiamo che l'emozione crea il pensiero, crea la realtà, quindi le sue emozioni, lei è perfettamente centrata nelle sue emozioni, fa pensieri edificanti che la guariscono, la portano a realizzare la sua nuova versione di se stessa. E quindi cosa proverà lei? Proverà il ritorno, o meglio, proverà, e questa è la seconda opportunità, sentirà che ha avuto dalla vita una seconda opportunità di guarire se stessa.
ossia di manifestare la versione migliore di se stessa. Avevamo prima la regina di bastoni pure, no? Quindi la versione migliore di se stessa, grazie a questo lei può attrarre l'amore della sua vita, sentirà tutto il potenziale dentro se stessa che può realizzare qualsiasi cosa, perché fa un atto magico interno, un atto alchemico. Ha capito che sono i suoi pensieri che creano la realtà e i pensieri vengono dalle emozioni che senti rispetto alle tue paure. Elabora le paure, si tiene lontana da circostanze e situazioni che non viaggiano più alla sua frequenza e che possono intaccare la sua frequenza, che la può deragliare rispetto ai suoi veri obiettivi del cuore. Ok? Prende distanze da ciò che non serve più. Giudizio, cavaliere di coppe. Lei sente che lui è in arrivo, per alcune di lei, no? E questo perché lei ha fatto un cambio radicale nella sua parte emotiva, concentrandosi sul benessere di se stessa e del mondo e degli altri a prescindere da lui, e quindi le preoccupazioni inerenti alla relazione vengono eluse perché lei sente il ritorno di lui, perché lei sente di essere rinata a nuova vita e di poter finalmente avere una comunicazione emotiva col cavaliere di coppe che parla della verità del cuore. Cuore a cuore, ok. Quindi, di cosa mi parla ancora questo giudizio? Vedi, ragazze mie, lei sente che sta arrivando l'unione di fiamma, 4 di bastoni. Rinascita, nuova vita con la propria fiamma, lei lo sente. Mamma che carte pure questa settimana. 8 di coppe, dopo che c'è stato un abbandono o comunque sia abbandonando il giudizio, nascita, nuova vita, seconda opportunità. Rispetto a un 4 di bastoni, nuova opportunità rispetto all'unione di fiamma, perché abbandona tutto ciò, la parte emotiva che non le serve più. Abbandona con l'8 di coppe, o abbandonato, c'è stato un peregrinare emotivo che le ha fatto lasciare indietro tutto ciò che non serve più, seppur l'abbia aiutata ad evolvere. Ok? Ok. Adesso andiamo a vedere quali sono le azioni di lui. Tu stai riprendendo? Sì. Ma ragazzi, devo scaricare sto video. Aspetta, perché abbiamo già fatto qua troppo, aspetta. Eccoci qua, ragazze mie, ho scaricato tutto il video, ho mangiato il biscottino. Allora, stavo riflettendo su questa stesa, no? Volevo anche dirvi che la porta magica significa guardare al di là delle apparenze, ok? Che la magia può anche essere una forma di che oscura la verità a volte, no? E quindi guardare al di là delle apparenze. Perché vi dico questo in modo preponderante? Perché qua con questo monito pazzesco di gioia e felicità e queste carte che ci spiegano come arriviamo in questa settimana a questa felicità e a riscoprire questo potenziale. E nella relazione con lui mi viene da dire che le preoccupazioni e le ansie relative all'unione, la carta magica ci dice guardare al di là delle apparenze che sorgono perché abbiamo avuto quel processo mentale di quel 5 di coppe che vedevamo prima, delle emozioni che erano necessarie trasmutare, trasmutate quelle emozioni di vecchie paure, ok? Abbandono, distanza, eccetera. Tu vai oltre, guardi oltre le apparenze. Questa c'è una verità che viene svelata con la porta magica, che è una verità inerente a ciò che è veramente oltre le apparenze, altrimenti non si spiega sto monito qua e questo monito qua. Quindi, che altro volevo dire? Che altro volevo dire? Un'altra cosa sulla croce andina, che proprio l'abbiamo già detto, questa è i punti cardinali nord, sud, est, ovest, e questa croce, questo centro, questo buco al centro è andare un viaggio interdimensionale al di là di quello che si vede. Anche qua mi riconfermano con questa porta magica, ossia ergersi al di sopra della banalità quotidiana, possiamo dirla così in modo più fruibile, e fare il passo audace, ok, al di là di quello che si vede, ok. Siccome queste sono le nostre azioni nel mondo, noi andiamo a manifestare un'azione inerente a ciò che abbiamo potuto non vedere fino a questo momento e a svelare un arcano che è relativo al potenziale che vediamo in una relazione o al potenziale dentro noi stesse. La carta qua dell'interconnessione del cerchio ci dice che ogni nostro gesto in questa settimana sarà come una sorta di remida, cioè ogni cosa che tocchiamo diventa oro. Ogni cosa che tocca il nostro intuito diventa oro. Ogni cosa che lasciamo che il nostro intuito vada a toccare diventa oro. Ok? Con tutte le persone. Qua c'è proprio una condivisione straordinaria in questa settimana, con tutte le persone che avete accanto, eh? Quindi, adesso andiamo a vedere. Stai riprendendo? Sì. Allora, andiamo a vedere adesso
stavo uscendo il mago, va bene, mago, magia, anche lui è diventato uno sciamano, questo ci fa piacere. Allora, quali sono le azioni di lui in questa settimana che vuole fare? Le azioni che lui vuole fare in questa settimana. Vuole riconquistare con trionfo 6 di bastoni, lui vuole fare un ingresso trionfante nella vita di lei. Se non c'è una lei, questo è rispetto alle azioni che andiamo a manifestare nel mondo, vogliamo trionfare sui nostri intenti, sui nostri obiettivi, con coraggio di fare cose che non abbiamo mai fatto prima, ok? Quindi lui vuole trionfare, vuole il grande ritorno oppure vuole trionfare in qualsiasi cosa fa con se stesso e con lei. Qua vuole la famiglia, 10 di denari, vuole trionfare affinché si possa palesare quell'unione familiare, quella stabilità a cui tanto sta anelando, ok? Perché è mosso dalla vera felicità. E quindi le azioni sono improntate al riconoscere quale strada migliore fare, oppure l'ha già visto col paggio di spade, affinché si possa trionfare in quello che è la vera stabilità. Ok, quali sono? Un'altra spiegazione sul 6 di bastoni. 2 di coppe, trionfare sull'amore puro e incondizionato, quindi molti lui andare da lei, trionfo, con offerta concreta, un'idea lucida e logica sul dolore che c'è stato e parlare chiaro a proposito dell'amore incondizionato che prova per lei, così in cielo come in terra. E il potenziale lui lo vede, quindi molte di lei vanno a svelare che lui ha voluto sempre la stessa cosa. Infatti 8 di coppe, qua di nuovo abbandona tutto ciò che non serve più, che non era inerente al vero amore puro e incondizionato. Ok, adesso andiamo a vedere quali sono le azioni di lei in questa settimana. Le azioni di lei in questa settimana. Le azioni di lei in questa settimana. Regina di spade, parlare chiaro per eludere ogni dubbio. Ecco ragazze, vedi che vi ho detto qua col 7 di bastoni, che lei protegge il frutto di tutte le sue fatiche e quindi lei parla chiaro, regina di spade, cioè lei è proprio con questa regina di coppe e regina di spade, qua mi viene da dire che lei parla, ok? Parla, regina di spade che parla chiaro, seguendo i dettami del cuore. La verità di Michele, l'unico arcangelo con la spada è Michele, la verità di Michele è la verità di Cristo, la verità del Cristo incarnato, che parla sulla base di ciò che il cuore gli detta, ok? Ok, parla chiaro, quindi ha un profondo discernimento su ciò che è la vera verità del cuore e la verità della mente, che la metta al servizio del cuore, ok? Con forza va a dire cose che non ha mai detto, la forza, con forza va a dire cose che non ha mai detto, che non si è mai permessa di dire, probabilmente per questioni di autostima, e adesso lei lo dice. Di cosa parla la regina di spade ancora? Di cosa parla la regina di spade ancora? Affinché si possa avere una comunicazione costruttiva del paggio di denari, perché lei sa che nel momento in cui dice cose che non ha mai detto, perché è una verità dettata dal cuore, non è una verità dettata dalla mente, lei può anelare a una comunicazione costruttiva, a un nuovo inizio. Bellissimo. Paggio di coppe, che vi ho detto? Una verità, allora, l'inizio costruttivo, una comunicazione costruttiva basata su una comunicazione emotiva. E soltanto parlando chiaro con la spada di Michele si può anelare a questo. Ok, bello, brava, 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 bravissima. E lei fa la scoperta che lui vuole la stessa cosa, eh? Qua la porta magica è la scoperta anche. Allora, mi dite qual è il risultato di tutte le azioni di lui in questa settimana? Qual è il risultato di tutte le azioni di lui in questa settimana? Qual è il risultato di tutte le azioni di lui in questa settimana? La ruota, tutto cambia. Quello che non c'è stato fino adesso, qualsiasi cosa si tratti, sarà. Ok? Quindi tutto cambia, finalmente la ruota gira. Regina di spade, la ruota gira rispetto al fatto che lui ha anche la capacità di affrontare lei, che sa comunque sia che qua c'è la ferita, ok? Quindi la ruota gira in funzione del fatto che lui va a parlare anche chiaro a lei, o comunque sia parla chiaro a lei che l'ha ferita, tutto gira. E c'è anche un po' di timore rispetto a lui che va a parlare con lei. Di cosa parla bene questa ruota ancora? Risultato...
6 di coppe, perché vuole la riconciliazione, non ha paura di parlare con lei lui, 5 di bastoni, non ha paura di affrontare i conflitti che ci possono essere, quindi trova il coraggio di andare oltre a ogni difficoltà, ok? Lui si sta immaginando che ci possono essere tutti dei conflitti, non ha più paura di andare incontro a questo, 8 di spade al contrario, perché si è sbloccato, perché è riuscito a guardare in faccia delle paure che aveva e quindi si è sbloccato, va al di là, si erge al di sopra, come ci insegna la croce andina, al di là della banalità di quello della realtà 3D, si erge affinché lui possa cambiare le cose rispetto alla riconciliazione con lei, o comunque sia il 6 di coppe ci parla dell'amore che sente indissolubile con la lei specifica, per affrontare le difficoltà del 5 di bastoni, difficoltà interne, perché vuole uscire fuori da un blocco. Bravo, bello mio, bravo, ecco, bravo. Ora vediamo qual è il risultato di tutte le azioni di lei in questa settimana. Perché è così felice poi alla fine, ancora. Qual è il risultato delle... Siccome questa è la carta della scoperta di qualcosa di inaspettato, lei non si aspetta, molte di lei non si aspettano che lui parli, ok? Perché lei è consapevole delle paure di lui, eccetera. Questo adattatelo, ragazze. Allora, qual è il risultato delle azioni di lei in questa settimana? Qual è il risultato? 9 di bastoni. Prima di tutto il risultato è quello della perseveranza in ciò che crede. Abbiamo qua nella sfera emotiva giudizio e regina di coppe, e quindi la perseveranza di andare incontro a qual è la sua vera felicità, a prescindere da lui. Ricordiamo che abbiamo un 7 di bastoni, che ciò significa difendo il frutto delle mie fatiche, e quindi ti parlo con amore e discernimento. Ecco perché sono felice di me stessa, di quello che faccio, perché persevero col 9 di bastoni in ciò che è veramente la mia felicità, in ciò che sento a livello emotivo, della mia rinascita che ho avuto e della mancata ormai paura di parlare di quello che sento e di quello che voglio. Allo stesso tempo questa è la diffidenza, una sorta di sto bene attenta a ciò che dici, ok? Anche perché ti ascolto veramente adesso, sono una regina di cuori, scusami, di coppe, quindi riesco a entrare nel tuo pathos, nella tua energia, ti ascolto veramente. Quindi è una sorta di, non è proprio difensiva qui in questo caso con la regina di coppe, è una sorta di ti ascolto attentamente. Qua c'è un uomo che guarda attentamente l'edera che cresce sul bastone, ok? E anche questo protegge il frutto delle sue fatiche, ok? Perché c'è una regina di denari fondomazzo? Perché c'è una donna pratica, pragmatica e concreta, e quindi ti dico le cose come stanno, perché sono consapevole del mio valore, di quello che posso fare, di quello che posso costruire, vedo tutto il potenziale in me e in una eventuale relazione, ok? Ma le regole le ho detto io, perché qua c'è l'imperatrice, il divino femminile. Questo 9 di bastoni ancora sul risultato delle azioni di lei, perché lei sa che sta realizzando il suo sogno, la stella. Soltanto facendo così lei realizza il suo sogno. Si sente guidata in questa relazione, o comunque si sente guidata e protetta in tutto ciò che sente, in tutto ciò che fa. Qua va a realizzare un sogno, lei vuole realizzare un sogno ed è tenace e persiste nella realizzazione di questo sogno, di qualsiasi sogno si tratti, che sia l'unione con lui o per se stessa. Asso di denari, perché sa che è alla porta della costruzione del suo grande inizio di vita sotto tutti i punti di vista. Wow, ok, 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 va bene, va bene. Adesso stai riprendendo tu? Sì. Allora, ragazze mie, mo ci mettiamo un attimo qua con i tarocchi dell'indovino. Voglio vedere una cosa. Allora, voglio vedere una cosa. Prima di tutto voglio una carta su questo coraggio, per favore. Una carta sul coraggio per lui. Mi dite di cosa si tratta questo coraggio che lui prende? Ancora? Ragazze, lealtà, fante di cuori, a esprimere veramente ciò che sente e che non ha mai fatto. Quindi andare oltre, prendere il coraggio che non aveva prima, ha più autostima, lealtà, questo è un messaggio d'amore, il fante di cuori, è proprio la lealtà dei propri sentimenti. Il coraggio di esprimere la lealtà dei propri sentimenti. Qua c'è una torre, ciò significa che viene fuori tutto, viene fuori la verità, e può anche essere relativa a una rottura che c'è stata in precedenza, che ha destato in lui la mancanza di coraggio per non saper affrontare come andava dopo, e adesso prende questo coraggio. Ok, adesso mi dite perché lei è così felice in questa settimana?
Qua quindi molti di lui comunicano con coraggio un messaggio d'amore, sentimenti romantici perché vedono il potenziale per riportare l'armonia in cielo e in terra. Di cosa, perché lei è così felice, per favore, in questa settimana? Una carta dei tarocchi dell'indovino, perché è così felice? Qua c'è un altro fante di quadri, intraprendenza, qua perché lei riceve un messaggio. L'intraprendenza di lui nel fare qualcosa con coraggio. Quindi lei è felice perché lui prende coraggio di fare qualcosa. Amicizia qua. Allora, qua alcune di lei hanno un rapporto di amicizia con questa persona e lui si rivela da amicizia, lei viene a conoscenza di qualcosa laddove lui riesce a vedere con lealtà, riesce a vedere lei con lealtà che lui si esprime in modo romantico per creare qualcosa di nuovo perché qua vede il potenziale, quindi c'è la scoperta che lei fa di qualcosa che non si aspettava, che può destarle questa felicità. E quindi che lui non vuole amicizia, vuole altro. Ok. Mo voglio andare a mettere questo successo che lui vuole avere col 6 di bastoni. Ancora una carta su questo successo che lui vuole avere. 2 di cuori, la felicità d'amore. Lui è innamorato. Ok, è innamorato, felicità. Ventura, asso di quadri, la carta più bella del mazzo dei tarocchi e l'indovino. Lui non ha, cioè questa carta è come se fosse usciti 10 di coppe, asso di coppe, tutte coppe positive quando esce questa carta qui. È comunque la carta che porta a buon fine tutti i semi del mazzo. Quindi è proprio il 2 di cuori, la felicità in amore, senza ombra di dubbio, lui vuole riconquistarla e quindi cambiare completamente le cose. Mi dite su cosa parlerà nello specifico chiaro questa regina di spade? Su cos'è che parlerà chiaro la regina di spade? Che cos'è che parlerà chiaro la regina di spade? Passato, ragazze mie, parlerà chiaro del passato, di quello che ci può essere stato in passato e quindi farà una chiarezza con lui e prima di tutto con se stessa su ciò che è accaduto in passato, anche prendersi delle responsabilità che lei ha potuto fare in passato e quindi ha potuto generare delle azioni in lui magari nocive. Ok, questo per alcuni. Quindi lei parlerà chiaro sul passato. Quando esce questa carta del 6 di cuori, è come se si facesse un resoconto del passato e quindi si parlasse chiaro a tal proposito, in qualsiasi ambito. Temperanza affinché si possa portare la guarigione, quindi c'è anche la responsabilità di lei che sente la responsabilità di alcune cose del passato. E quindi io mo voglio andarci a mettere un'altra carta su questa ruota, quindi cos'è che cambia definitivamente? Cos'è che cambia definitivamente nel rapporto di lui con lei? Cos'è che cambia definitivamente? Cos'è che cambia definitivamente? La noia del 4 di cuori cambia definitivamente, questa è anche la carta delle preoccupazioni familiari, cambia definitivamente la noia di stare senza di lei o comunque sia delle preoccupazioni inerenti alla situazione con lei, questo cambia definitivamente, accordo 4 di fiori, una sorta di 4 di bastoni, affinché si possa trovare un accordo, 4-4 che è la strada della costruzione, costruisco un accordo affinché si possa andare laddove non ci sono più difficoltà. Ok, chiarissimo. Fammi vedere un attimo. Di cosa mi parla questo paggio di bastoni che lei riceve, o comunque sia questa comunicazione che lei ha o che fa? Di cosa parla il paggio di bastoni? Il paggio di bastoni su di lei? Di cosa parla il paggio di bastoni? La bellezza, 8 di quadri. Qua c'è un lui che può mandare un messaggio perché la vede veramente bella, magari qua si tratta anche di qualcuna che riceve un messaggio da una persona che non si aspetta, perché la porta magica è anche un messaggio, comunque sia un apprezzamento, voler iniziare una storia o qualcosa, da un semplice caffè, da una persona che la reputa bella, attraente, quindi questo ci parla anche di questo, oppure di una persona che già conosciamo, che amiamo e che vede la nostra rinascita, la nostra bellezza e si fa avanti in tal senso, lei protegge il frutto delle sue fatiche e con perseveranza va incontro alla sua felicità, quindi se c'è l'incontro con lui parlando chiaro in determinati termini. Determinazione, qua c'è una persona che manda un messaggio alla sua bella con determinazione. Ok. Quel 7 di bastoni, per favore, cosa parla di lei? Affari, re di denari.
E qua mi può venire in mente, quindi lei, il re di denari, no? Chi è a livello di energia? È anche lo yang di lei, il re di quadri, no? Che è un po' come il re di denari. E anche la sua energia yang, appunto, che ci va a conferma della protezione delle sue fatiche, quello a cui è riuscita ad arrivare lei fino a questo momento a livello di evoluzione personale e spirituale e anche economica. Quindi il 7 di bastoni, c'è la protezione rispetto a questo. Per alcune che ricevono un chiarimento da lui dopo tanto tempo, mi sta arrivando anche questo messaggio, lei va a chiarire, lui va a specificare il perché si è potuto distanziare, ok? Per raggiungere una certa stabilità economica. Questo per alcune, eh? Privazione, ok. Qua alcune ricevono anche un messaggio che lui si è dovuto distaccare per delle responsabilità che aveva all'interno di una famiglia con un'altra donna, oppure questa donna che si è messa in mezzo magari anche nella loro relazione. Allora. E lei qua, per alcune di lei, è detta anche chiaro la verità che parla delle proprie esigenze del proprio cuore rispetto a un lui che è stato distante, quindi anche lei si mette a distanza, protegge le sue fatiche, protegge la sua energia rispetto a una persona anche che si deve separare e lei glielo dice questa cosa, cioè prima fai quello che devi fare, poi forse ci rimettiamo insieme, anche per alcune vale questo, eh. Ok, molto chiara anche qui. Adesso vediamo queste carte qui. Consiglio per le mie ragazze e i miei ragazzi, da parte del sogno e dello sciamano. Di cosa mi parla tutto questo monito, per favore? Qual è il consiglio per anelare al loro massimo bene supremo? Qual è il consiglio per anelare al massimo bene supremo? Qual è il consiglio? Eccola. La ladra di sogni. Rifiuto della vocazione. Ragazzi, dovete seguire i vostri ideali, ok? Carta 13, qua c'è un cambio di rotta rispetto a coloro le quali non hanno avuto il coraggio di seguire i propri ideali del cuore. Siccome qua in questa settimana vi vedo felicissime rispetto a qualcosa, rispetto a tutte queste dinamiche che abbiamo detto che le possiamo applicare a seconda dei casi specifici o farvi risuonare magari anche solo un'informazione. La carta ladra di sogni 13 ci dice che bisogna fare il cambio radicale rispetto all'aver rifiutato la nostra vocazione. Cos'è la nostra vocazione? Sono i nostri veri ideali. Gli ideali del cuore. Abbiamo visto che qui abbiamo combattuto tanto affinché si potessero palesare questi ideali del cuore rispetto alle ossessioni della mente. Essendo uscito come regina di cuori, regina di coppe con sotto un giudizio, rinascita nuova vita rispetto ai miei ideali del cuore. Chi è la regina di coppe per eccellenza? Colei che segue i propri ideali del cuore. Ok? Non rifiutate la vocazione dei vostri ideali del cuore. Questo è il consiglio, altrimenti veniamo trascinate in cose che non ci appartengono realmente. Ok? Questo è il consiglio. Adesso ci andiamo a mettere un consiglio delle fate su questo. Consiglio delle fate su questo. Perché la possibilità in questa settimana di essere così felici, alzate le frequenze, c'è. Qua vi viene chiesto come sforzo di continuare a seguire i propri ideali. Siete imperatrici, ok? Cioè sentite, anche se siete uomini, sentite tutto il potenziale creativo che è in voi, di successo, per portare l'armonia in cielo così in terra, ok? Qua c'è la carta sii paziente. Quello che chiedi sta per realizzarsi. Abbi pazienza perché prima ci sono fattori invisibili che devono verificarsi. Non a caso qua abbiamo arrivare al traguardo, che significa io trovo il coraggio di superare ogni difficoltà per andare incontro a una realtà parallela, per crearmi tale realtà e che sia la creazione del nuovo mondo. Quindi affinché tutto si manifesti, la felicità già la sentiamo in questa settimana. Ci sono per molti di voi dei fattori invisibili che si devono prima verificare, prima di darvi la sostanza di quella felicità che già sul livello animico astrale si manifesta. Perché non si può mai verificare qualcosa sulla realtà 3D che prima non sia stata progettata sulla realtà animica.
si manifesta ciò che è già stato creato sui piani alti. Ok, fondo mazzo, vediamo. Fai esercizio fisico, quindi nel frattempo ci facciamo un po' di corsetta all'aria aperta, rigeneriamo noi stesse, rigeneriamo il nostro corpo, rafforziamo il nostro corpo, la mente e lo spirito. Il corpo con delle passeggiate, delle corse o altri esercizi, yoga, meditazione, tutto ciò che è inerente a rafforzare il nostro corpo, e rafforziamo la nostra mente con la conoscenza funzionale ad alimentare la fede. Ok? Quindi ragazze mie, bellissima maestria anche questa settimana. Qua vedo messaggi, intraprendenze che arrivano, qualcuno proprio che si va avanti di botto anche qui. E la nostra energia di questa settimana è sentire, l'intraprendenza di sentire la connessione con tutto ciò che ci circonda, non sentirci separate da niente e nessuno, e manifestare con lealtà i nostri progetti e ideali del cuore, perché abbiamo tutte le capacità per farlo, per riportare l'armonia dal cielo alla terra e quindi creare un nuovo mondo in funzione e a favore della libertà, della fratellanza, dell'armonia, dell'amore e della pace. Attenzione alla vocazione, seguite il vostro intuito affinché vi possa portare un cambio radicale per manifestare una bellezza inaudita, ok? Quindi ragazzi miei, adesso noi passiamo ai segni zodiacali. Partiamo con i segni di fuoco: Ariete, Leone, Sagittario; con i segni d'aria: Acquario, Gemelli, Bilancia; i segni d'acqua: Pesci, Cancro, Scorpione; e i segni di terra: Capricorno, Toro, Vergine. E ci vediamo tra pochissimo. Eccoci qua per le mie ragazze dei segni di fuoco: Ariete, Leone, Sagittario. Ok, e andiamo subito a vedere per le mie ragazze dei segni di fuoco la persona del tuo cuore nei tuoi confronti. Vediamo un po' questo messaggi che mandano qua, vediamo un po'. Allora, ho visto che qualcuno manda un messaggio importante: redenzione dell'anima. Ok, vediamo un po', adattate la ragazze mie sempre alle vostre circostanze. Allora, lasciatevi sempre ispirare dal vostro Santissimo Angelo Custode, vedete quello che vi risuona, quello che non vi risuona lo lasciate correre all'universo. Allora, Ariete, Leone, Sagittario. Ariete, qua. Leone, Sagittario, allora vediamo per le mie ragazze dell'Ariete. Abbiamo il Sole, non ci sono dubbi qua su di lui, Re di coppe, mamma mia, complimenti alle mie ragazze dell'Ariete. Il carro, qua non c'è niente da chiedere, cioè qua lui è innamorato totalmente di te. Qua c'è il Sole e c'è un Re di coppe, quindi vuol dire è stabile in quello che prova per te, sente abbondanza, sente bellezza, sente armonia, sente tutto l'amore dell'universo per te, per questa relazione. Qua abbiamo il carro che parla di uno spostamento laddove ti vuole venire a rivelare questo o avanzare nella relazione se state già insieme. Queste sono carte di una persona che sta già insieme, per quanto è potente, comunque sia che si è svegliata proprio al grande amore. Ok, qua non c'è da chiedere proprio niente. Complimenti alle mie ragazze, anzi io ci butto perché sono sempre curiosa, una carta qua. Di cosa parla questo carro, questo avanzamento che vuole fare nei tuoi confronti? Di cosa parla per le mie ragazze dell'Ariete? Questo avanzamento? Qua c'è un paggio di bastoni, molti di voi che non vi sentono vuole mandare un messaggio, si vuole spostare, vuole parlare con entusiasmo di questo amore ritrovato per te. Abbiamo qua anche i fanti. 7 di bastoni mi conferma che per molti di voi c'è stata una distanza prima, affinché si potessero rigenerare le energie. Qua non c'è niente da chiedere, sono carte, sembrerebbe un'eresia a chiedere. Quindi io ci butto subito un consiglio dello sciamano, che sono più potenti queste carte per te, come devi agire in questa circostanza con lui. Le mie ragazze dell'Ariete. Ragazze, il cacciatore. Questo significa che tu ti devi affidare alle tue capacità, non devi seguire tracce fatte da altri, ti devi affidare alle tue capacità, a quello che sei riuscita a fare fino a questo momento, che l'hai fatto destare in questo modo d'amore. Segui solo le tue tracce, è il tempo di affidarti proprio al tuo intuito per seguire le tue capacità che già senti di aver dentro di te, ok?
Questo è il cacciatore anche rispetto a lui, è che lui si vuole palesare così com'è in tutto il suo essere, molto umile nei tuoi confronti perché c'è un re di coppe, quindi molto aperto all'amore anche rispetto ai suoi sbagli se ha fatto degli sbagli, ok? È anche colui che si vuole affidare proprio alle sue capacità di intuito e rivelarti tutto questo di cui abbiamo parlato. E questo è il consiglio per te, di affidarti alle tue capacità, non pensare al passato o altri che hanno fatto cose prima di te, se lui non torna allora si fa così, no, affidati alle tue capacità perché questa persona è completamente innamorata, ok? Bellissime le mie ragazze dell'Ariete. Proprio complimenti alle mie ragazze, si apre proprio già per i segni, l'Ariete è stupendo, eh? Ok, vediamo il Leone. 9 di coppe. 2 di coppe. Il diavolo. Ragazze, qua c'è amore e passione. Ti dico già che questa persona ha paura, molto paura di perderti. E quindi molta paura rispetto a un suo controllo che poteva aver avuto su di te e che sente di stare perdendo il controllo su di te, come se non ti riuscisse a gestire più. Qua c'è un suo massimo desiderio che è quello di avere l'unione con te, il suo massimo pagamento, il suo massimo desiderio. È una persona che è molto suscettibile alla sensualità, alla sensibilità, magari poco avvezzo all'apertura di cuore, più passionale, come ricordo sempre, come citava anche il grande Mamani nel libro della curandera, l'uomo arriva all'amore attraverso la sessualità, la donna è il contrario, arriva alla sessualità attraverso l'amore. Quindi qua è un incontro molto passionale, lui vuole questo, ha tanto necessità di stare con te perché sei il suo massimo desiderio. Adesso voglio andare a chiarire invece qua, questo 9 di coppe di cosa parla? Asso di coppe. Vuole creare l'opportunità per realizzare questo desiderio con te, un nuovo inizio anche. Carro pure qua, avanzare per questo nuovo inizio d'amore insieme. Il 2 di coppe di cosa parla? Del 2 di denari. Qua c'è un'irrequietezza relativa alla sperimentazione di un amore puro e incondizionato. Te l'ho detto che forse non era molto avvezzo ai sentimenti e si trova invece in questo caso a non poter fare a meno di te. Sì. L'irrequietezza funzionale è un nuovo inizio che parlasse d'amore puro e incondizionato. E il diavolo di cosa parla? Regina di spade, sì, qua lui ha fatto qualcosa. Se c'è stato un tradimento, qua lui ha fatto qualcosa spinto dalla sua natura, mi viene a dire sensuale, più legato alla materia. Qua abbiamo il Papa e questa cosa, qualsiasi cosa abbia fatto, gli ha portato a sentire l'unione spirituale. Questa è una lezione karmica che lui aveva. Se tu sei fredda con lui o comunque sia hai avuto da ridire per qualsiasi cosa sia successa, la tua freddezza lo ha portato ad avere a sentire la connessione spirituale con te al di là di tutto. E quindi ecco perché è molto fagocitato dal suo essere più sensuale, più legato alla materia. Quindi c'è amore e passione qui. Qual è l'energia sua nei tuoi confronti? 6 di coppe, ti sente inequivocabilmente a sé. Cioè ti sente come anima gemella o fiamma gemella, ti sente proprio come colei di cui non può fare a meno nella sua vita. 8 di spade, al contrario, infatti, non ha voluto vedere questa connessione per tanto tempo, te l'ho detto qua. Ma adesso si rende conto che la deve vedere, fa questa scoperta, abbiamo la porta magica qui, prende il coraggio di supportare questo amore, tu sarai felice. Ok, vediamo come ti devi comportare tu, qual è la tua attitudine in questa relazione per le mie ragazze del leone. Ragazze, lo stregone. Allora qua ti dice di mettere da parte l'ego, l'orgoglio, perché è come se questo 6 di coppe ci parla anche del passato di altre vite, è come se tu a volte in altre vite avessi utilizzato il potere della magia per i tuoi interessi, a volte per attrarlo a te. Mi dice che può anche essere in questa vita che magari c'è stato un deragliamento in questo modo, ma questa carta ti dice che tu hai l'opportunità adesso di risvegliarti perché hai un potere magico molto forte e quindi di metterlo al servizio dell'anima e non più dell'ego. Lo stregone ti dice che è il tempo del riscatto. Se ti è accaduto qualcosa con lui di importante o di doloroso, questo è il tempo del riscatto. Okay? Se ti è capitata una persona più legata alla materia, quindi meno propensa all'emotività, è perché tu dovevi ribilanciare dentro di te il divino femminile, ricordiamolo qua, ok? Quindi tieni da parte odio, o comunque sia ego, orgoglio, tutto ciò, ma profonda umiltà e compassione, ok?
Grande maestria anche qui per le mie ragazze, Allora, le mie ragazze del Sagittario, vediamo subito. La giustizia, regina di spade, regina di denari. Tu vuoi giustizia rispetto a un'altra donna che si è messa tra di voi. E anche lui vuole la stessa cosa. Qua c'è, o comunque sia, allora, la prima lettura che mi viene è quella che c'è stata un'altra donna in mezzo tra tutti e due, magari siete sposati tutti e due. Oppure lui sa che la cosa migliore, la cosa più giusta dell'universo è stare con te e quindi anche spiegarti rispetto al fatto che ti ha potuta ferire, sia che ci sia stata un'altra donna o altre situazioni karmiche che l'hanno portato a metterti in una condizione di disappunto importante. Ok? La cosa più giusta è stare con te. Ok. Fammi capire qua. Per i miei ragazzi del Sagittario, la persona del tuo cuore nei tuoi confronti, di cosa mi parla questa giustizia? 2 di denari, l'irrequietezza, di non saper decidere, di non saper scegliere, magari c'è stata un'altra donna o altre circostanze karmiche che ti hanno potuta ferire. Affinché l'irrequietezza per aver iniziato un'altra storia con un'altra persona e voler fare giustizia, questo asso di coppe, e anche l'irrequietezza relativa al fatto che deve fare giustizia per avere un nuovo inizio con te. La regina di spade di cosa mi parla? 7 di denari. Morte. Sì, qua per molti di voi c'è stata un'altra donna, questo ha portato un distanziamento tra di voi e un'attesa funzionale affinché lui cambiasse la morte e potesse fare giustizia. O qualsiasi altra circostanza karmica per cui l'ha messo in pausa, o con cui siete stati in pausa affinché si potessero seminare nuovi frutti una volta che lui fosse cambiato totalmente. La regina di denari di cosa parla? Infatti, 6 di denari, lui vuole riportare l'equilibrio con te, tu gli hai dato di più e lui vuole riportare questo equilibrio. Perché lui ama te, c'è un re di coppe qua, lui ama te, qualsiasi cosa abbia fatto, lui sa che è giusto amare te e cioè sa che è giusto che amare te. Ama te e sa che la cosa migliore da fare è riportare questo equilibrio, Ok, qual è l'energia sua nei tuoi confronti in questa settimana? 8 di denari, qua lui vuole costruire, probabilmente sta lavorando anche a delle sue questioni inerenti a qualcosa a cui si deve dedicare per lavoro, ok? 9 di denari, 8-9, sequenza numerica, per molti di voi lui si doveva separare. Sta lavorando affinché lui possa avere l'autonomia psicofisica o per la separazione o ritrovare l'autonomia psicofisica anche a livello lavorativo per avere una solida base per poter darti quello che meriti, perché ti vede migliore di lui come regina di denari, colei che è centrata nel suo potere, nel suo pragmatismo e nel suo lavoro. E lui qua ti ama, abbiamo visto quel re di coppe di fondo mazzo, Vediamo un attimo qual è il consiglio per le mie ragazze del Sagittario. Qual è il consiglio per le mie ragazze? Ragazze, il flusso. Allora esprimete un intento, plasmate la realtà, immaginando e buttatevi nella corrente. Non forzate le cose, lasciatevi accompagnare dal flusso della corrente perché una volta che voi stabilite un intento e lanciate un desiderio vi dovete far accompagnare dagli eventi senza forzare le cose. Ok? Ok, grande maestria anche qui per le mie ragazze del Sagittario. Ragazze mie, siete tutte delle grandi maestre. Se siete uomini, ragazzi miei, è la stessa cosa, dovete ribaltare il concetto, Quindi ragazze mie, io vi abbraccio profondamente dal profondo dell'anima. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze dei segni d'aria, Acquario, Gemelli, Bilancia. Allora, vediamo la persona del tuo cuore nei tuoi confronti. Per i miei ragazzi di segni d'aria, Acquario, Gemelli, Bilancia. Allora, vediamo. Per le mie ragazze dell'Acquario, la tua persona del cuore nei tuoi confronti. Vediamo 1, 2, 3. Le mie ragazze dei Gemelli. 1, 2, 3. Bilancia. 1, 2, 3.
Stai riprendendo? Sì. Allora, vediamo subito le mie ragazze dell'Acquario, la persona del tuo cuore nei tuoi confronti in questa settimana. 9 di bastoni, Fante di denari, 10 di spade, ragazze, lui sta male, eh? Allora, lui vuole avere una comunicazione costruttiva con te perché sono state messe delle distanze e sta elaborando un grosso dolore che sta giungendo al termine affinché si possa avere questa comunicazione costruttiva. Grosso dolore inerente alla chiusura della relazione o un tradimento per cui si sono messe le distanze, quindi lui ha anche la perseveranza nel voler avere questa comunicazione costruttiva con te affinché si possa eludere ogni senso di dolore che lui sta vivendo. Allora, qua necessitano un po' di chiarimenti, vediamo un po'. Per le mie ragazze dell'Acquario, quel 9 di bastoni di cosa mi parla? Sì, affinché lui persevera nell'avere l'opportunità di rinascita di passione con te, un nuovo inizio con te di rinascita passionale. E chiederti scusa, Cavaliere di Coppe. E chiederti scusa, Cavaliere di Coppe. La perseveranza nel fare questo. E si deve togliere da dosso questo dolore qua. Il Fante dei denari, questa comunicazione che vuole avere, di che natura è ancora? Di natura riflessiva, magari per molte di voi non vi siete incontrate per molto tempo, sentiti, c'è l'eremita qui e lui ha avuto un'illuminazione in merito al fatto che deve comunicare in modo costruttivo per un nuovo inizio insieme a te. C'è stata anche il 3 di bastoni, una distanza geografica connessa, lui ha cercato l'illuminazione su come anche accorciare queste distanze affinché si potesse avere una comunicazione costruttiva insieme. E il 10 di spade di cosa parla? Il 10 di spade di cosa parla? Sì, lui vuole avere con te la felicità, la chiarezza da questo, sta uscendo da questo ciclo dolorosissimo. C'è un sole qui, l'amore, la regina di denari. Lui ti ha visto, se molti di voi si sono separati, ti ha visto crescere nella tua bellezza e nel tuo splendore anche nell'attività lavorativa. Lui non ha dubbi che tu sia la donna con cui vuole costruire, ok? E questo 10 di spade ci dice tutto il dolore connesso a una separazione che c'è stata, di cui lui solo adesso prende il coraggio per agire in funzione di qualcosa che va al di là delle sue banalità quotidiane, mi viene da dire, ok? Sentimenti strani, cioè lui va al di là di questo. Qual è l'energia della persona del tuo cuore nei tuoi confronti in questa settimana? Ragazza regina di bastoni, sei tu, cioè l'energia della tua persona del cuore sei tu. Sei tu che gli hai riportato la magia nella sua vita, ti vede come la maga, ti vede come colei che ha il potere di creare la magia, di reincantare il mondo. Tu hai reincantato il suo mondo, sei nel pieno del tuo potere, ti vede attraente, ti vede forte, ti vede passionale. 10 di spade anche qui e si pente amaramente di quello che è successo. Se è successo qualcosa, abbiamo 2 10 di spade, questa persona sta malissimo. Vabbè, ma gli fa bene, ti dico, non perché ci vado contro che ho piacere a questo, perché ci devono arrivare attraverso l'elaborazione del dolore che abbiamo fatto tutte noi. Quindi la donna ci arriva prima, l'uomo ci arriva con un processo proprio della stessa natura. Quindi ti ha proprio dentro, ci sei proprio tu, grazie a te sta superando tutto questo e non ha dubbio. Vediamo un attimo qual è il consiglio per le mie ragazze dell'Acquario. Ragazze, la maledizione. Allora, ragazze mie, qua state chiudendo un karma che è della vostra famiglia, ok? Il consiglio è quello di utilizzare il vostro potere, perché siete delle maghe, quasi uscite come regina di bastoni, in funzione dell'umiltà, della compassione e finalmente voi adesso, da questa settimana, avete il coraggio di manifestare cose che non avete potuto manifestare prima, ecco perché c'è la felicità immensa qui, perché voi tagliate un karma generazionale in questa famiglia, quindi della vostra famiglia, fate tutto ciò che è nuovo per voi. Non a caso la carta numero 14 corrisponde all'arcano della temperanza, ossia la guarigione rispetto alle dinamiche del passato che qua convergono con la vostra famiglia d'origine, albero genealogico anche. Quindi il consiglio è proprio quello di andare oltre le sfaccettature dell'ego e comportarsi con umiltà, discernimento, compassione. Ok? Perché siete delle maghe molto potenti. Ok, anche qui grande maestria per le mie ragazze dell'Acquario in questa settimana. Allora, vediamo un po'. Per le mie ragazze del Gemelli, 2 di coppe addirittura, 7 di coppe, temperanza. Allora lui sa che tu hai avuto tanta pazienza con lui, c'è la temperanza.
Qui lui sta affinché lui sente un amore pure incondizionato con te. Qua c'è un 7 di coppe che significa è tempo di fare la grande scelta di questo amore e portare la guarigione al vostro rapporto. È anche un'attesa qui funzionale a fare la scelta giusta affinché si possa palesare questo amore puro e incondizionato. Ok, adesso andiamo a vedere per le mie ragazze gemelli, 2 di coppe di cosa parla, il 2 di coppe di cosa parla. Lui deve fare lo sforzo, il 10 di bastoni, affinché si possa anelare a questo amore. L'ultimo sforzo deve fare perché con te sente la connessione spirituale. Parliamo anche di matrimonio convivenza, fare lo sforzo di materializzare sul piano concreto quest'unione spirituale che sente con te. Anche la distanza tra di voi che c'è potuta essere era relativa affinché lui sentisse l'unione spirituale con te al di là di tutto e lo facesse poi palesare in qualcosa di concreto, ok? Il 7 di coppe di cosa parla? Guarda, è del 6 di coppe, cioè qua lui sente un'unione unica e inequivocabile con te, quindi la scelta è tempo di scegliere. Il 7 di coppe ci parla della grande scelta, è tempo di scegliere. Lui non ha più confusione in merito perché ha chiaro quello che prova per te con il 6 di coppe. È tempo di scegliere la vera connessione spirituale. Ok. 8 di spade, laddove prima non l'ha voluta vedere perché era troppo per lui. Abbiamo qua l'imperatrice, eh? La temperanza di cosa parla? Nuovo inizio in amore. Sta portando la pazienza, cosa che tu già hai avuto, per darti l'occasione, l'asso di coppe, per manifestare questo inizio straordinario insieme a te. Regina di spade, qua ci parla anche la guarigione se c'è stata un'altra donna, l'opportunità con un'altra donna. Sta portando anche guarigione in quella circostanza lì, anche con l'altra donna, chiudere tutto per bene, se è uno di questi casi specifici per voi. L'asso di coppe ci parla anche dell'opportunità con la pazienza giusta di dare a te che ti ha ferito questo inizio di amore puro e incondizionato. Ok, qual è l'energia della persona nel tuo cuore nei tuoi confronti? Qual è l'energia? Asso di spade, non ha dubbi. Non ha dubbi di fare chiarezza, non ha dubbi. 10 di coppe, perché ti ama, perché con te sente la felicità. Grandi le mie ragazze del Gemelli, questa settimana fortissime, eh? Vediamo qual è il consiglio per te. Qual è il consiglio per te? Il mondo inferiore, ragazze mie, ti dice, il mondo inferiore è il mondo, il subconscio collettivo. Scendi nelle tue profondità, ascolta solo quello che ti dice il tuo inconscio più profondo. Guarda in faccia le tue paure, non aver paura di affrontarle, guarda avanti, qua c'è un uomo che ti ama. La distanza in questo momento che ci può ancora essere è funzionale affinché tu metta in luce tutti i lati bui della tua coscienza, gli ultimi rimasti. Ok? È proprio funzionale anche per te questo momento. Questa carta della porta della magia ci dice le scoperte che tu fai grazie al fatto di guardare oltre a quello che vedi, perché la tempistica è funzionale affinché tu metta in luce gli ultimi dettagli del tuo subconscio. Ok? Grandi anche le mie ragazze del Gemelli, complimenti alle mie ragazze, grande maestria. Vediamo le mie ragazze della bilancia. 9 di denari, 6 di bastoni, 10 di denari, ragazze mie. Qua c'è qualcuno che riprende le redini della sua vita, o è tornato singolo o sta da solo e non vede l'ora di riconquistarti o di conquistarti per avere la vera stabilità che solo con te può avere. Qua c'è uno che ti vuole proprio conquistare con ardore, non è avvezzo all'emotività, te lo dico, è una persona che è in vena proprio di grande conquista. Se vi siete separati, già la conoscevi già, quindi una persona del passato importante, è tornato singolo, comunque sia, prende la, come dire, come si dice? La propria autonomia. Qua abbiamo intraprendenza, tu sei felice perché uno prende un'intraprendenza, a dirti con lealtà quello che prova. Qua vuole conquistarti o riconquistarti, e 10 denari ci parla della vera stabilità, del benessere che prova con te. Chiarissima qua la lettura, ci metto 2 carte giusto per vedere un'altra cosa. Perché 9 di denari la persona del tuo cuore? Per le mie ragazze della bilancia, perché 9 di denari? Perché ti ama. Regina di coppe, se c'è stata un'altra donna qua ama solo te. Regina di coppe, sente, ti ha sentito la tua frequenza, la tua vibrazione, vuole con te realizzare un 10 di denari. Possibili fiamme gemelle? Sente, cavaliere di bastoni, non vede l'ora, qua è funesto proprio. Vabbè, qua non c'è nient'altro da chiedere, se è chiarissimo, lui è proprio a galoppo. Vabbè, un'altra carta è questo 6 di bastoni, perché ti vuole conquistare? Ah, perché vuole comunicare con te, probabilmente per le ragazze nuove è la prima volta che questo comunica perché è innamorato, comunque si è reso conto di questo, comunque sia riconquistarti
per un nuovo inizio costruttivo, paggio di denari. Asso di denari, cioè ti vuole proprio. Cioè, secondo me questa è la carta del matrimonio, il 10 denari, è pronto ad avere, da che era singolo, magari si è accorto di amarti, a una convivenza, a un matrimonio. Grandi le mie ragazze, che qui non c'è nient'altro da chiedere. Vediamo un po' come ti devi comportare tu. Fatti il coraggio anche di andare oltre, di conquistare una realtà diversa da quella che c'era prima, anche matrimonio e convivenza, state già insieme, ok? Ok, un consiglio per le mie ragazze e per i miei ragazzi, per favore. Della bilancia, un consiglio. Il fulmine, ragazze, lasciatevi ispirare dall'intuito. Il fulmine ti dice che le forze del cielo e della terra, la parte divina, ti sta animando di nuova passione, di intuito, di passione ritrovata, di rivelazioni. Molti di voi non lo conoscono questa persona o è una scoperta per loro che si palesi. Quindi lasciatevi trasportare da questa passione, lasciatevi animare, perché qua c'è una persona che è predisposta ad amarvi. Ok? Proprio lasciatevi ispirare da questa persona. Bellissimo, complimenti anche per le mie ragazze della bilancia. Ragazze mie, io spero di esservi stata utile, vi abbraccio dal profondo del cuore, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze dei segni d'acqua, pesci, cancro, scorpione. Vediamo qual è la connessione tra te e la tua persona del cuore, la tua persona del cuore nei tuoi confronti. La tua persona del cuore nei tuoi confronti, qual è la connessione? No. No, li prendo io. Allora, vediamo le mie ragazze di segni d'acqua, pesci, cancro e scorpione, la persona del tuo cuore nei tuoi confronti, pesci, cancro, scorpione. Allora, vediamo un po', la persona del tuo cuore nei tuoi confronti, stai riprendendo? Le mie ragazze sì, del pesci. 10 denari, ok. Re di bastoni, la papessa. Allora tu non sai, a parte che ti vede come una donna enigmatica, proprio come colei che detiene le chiavi del sapere universale, quindi hai un potere ed un'influenza su di lui pazzesca, qualsiasi cosa sia accaduta, questa persona si vuole mettere cuore a cuore con te perché tu gli dai il vero benessere. Questa cosa, se tu non lo sai, questa è la sua energia, no? Se tu non lo sai, lui sta valutando veramente di spogliarsi davanti a te cuore a cuore, come questo re di bastoni è molto evocativo, dirti la verità sulle cose, spogliarsi completamente da ciò che non serve, perché ti vuole adorare, vuole con te il benessere che sente al di là di ogni cosa. Ok, fatemi capire adesso cosa mi parla quei 10 denari. Il mondo vuole un nuovo mondo insieme a te. 3 di denari è costruire insieme, trovare compromessi funzionali alla creazione o di un matrimonio o di convivenza. Questo è ciò che è celato proprio nel suo inconscio. Il re di bastoni di cosa parla? 5 di bastoni, a parte che è una persona gelosissima e probabilmente non te lo sta dicendo, forse stai facendo qualcosa o si sta ingelosendo di te, molto gelosa e ti vuole parlare chiaramente, si vuole aprire a te, molto molto gelosa e non te lo dice, tu non lo sai. È ossessionato, gelosissimo, 9 di spade, 5 di bastoni, è ossessionato dalla gelosia che prova per te. Ok, la papessa di cosa parla ancora? Diavolo, cioè qua c'è un'ossessione assurda nei tuoi confronti, Qua c'è un'ossessione assurda. Appeso. Molti di voi non si stanno sentendo perché lui sta cercando di colmare i suoi squilibri interni del 5 di bastoni e questa gelosia che tu gli provochi in modo dirompente. E qua lui sta cercando di cambiare punto di vista sui suoi atteggiamenti che riguardano il possesso, il controllo su di te, cioè ti stai facendo fare un giro di volta proprio assurdo a questa persona. Sì. Beh, sei del pesci, quindi comunque hai le chiavi dei sogni del Nettuno in mano. Quindi vediamo qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti.
oltre a quello che abbiamo visto. Due carte sono uscite. Qua c'è una regina di spade, regina di spade e tre di spade. Se c'è stata un'altra donna, lui sta malissimo e tu hai chiuso i battenti. Lui sta malissimo ed è gelosissimo di questa cosa. Lui sa tutto il dolore che ti può aver inferto, o perché si è allontanato, o perché c'è stata un'altra donna. Sa benissimo il dolore di questa relazione, di tutto quello che ti ha potuto dare. Qua c'è di nuovo il re di bastoni. Allora, questa persona non è molto avvezza ai sentimenti, però, come dico sempre, come dice anche il grande autore Mamani, il libro della profezia della curandera, l'uomo arriva all'amore attraverso la passione, il sesso, la sessualità. La donna arriva alla sessualità attraverso l'amore. Quindi sono due complementarietà che hanno necessità di stare insieme. Qua questa persona è ossessionata da quello che prova per te, forse non ha capito che è innamorato, ma fatto sta che si rende conto, sta come se si sta cuocendo con la sua stessa gelosia, comunque sia col suo ego, c'è molto ego in questa persona e sa di averti ferito tantissimo, è come se il suo ego si ritorcesse un po' contro. Adattatela, ragazze mie, eh? Vediamo un po', cosa vorrebbe fare nei tuoi confronti in questa settimana? Qua c'è un 4 di bastoni, ragazze. Cioè, questo qua vuole celebrare la vita insieme a te, l'unione con te, fiamme gemelle possibilmente. E infatti qua abbiamo la trasformazione della morte. Lui vuole cancellare tutti i comportamenti sbagliati che ha avuto ed essere pronto a darti questa stabilità di coppia. È molto, secondo me, fiamme, però comunque adattatela, ragazze mie. Molto interessante questa cosa, perché vuole trovare il coraggio di arrivare al traguardo e di trasformarsi, capito? Fammi sentire, fammi vedere il consiglio per le mie ragazze qual è. Ragazze, il testimone, dovete stare ferme e guardare cosa accade. Il testimone, la presenza vigile e costante a voi stesse senza farvi intralciare dai vostri pensieri o in negativo o dalla vostra emotività formattata su vecchi sistemi. Il testimone è colui che sta fermo, è testimone di tutto ciò che accade. State a guardare cosa accade prima di tutto dentro voi stesse e anche fuori, senza fare niente. Ok? Ok, grande maestria per le mie ragazze del pesce, qua anche, mamma mia ragazze, state potenti, Allora, vediamo un attimo, cancro, imperatore, 8 di coppe, 2 di bastoni. Qua c'è una persona che ha abbandonato il campo, è una persona un po' più egocentrica, un po' più concentrata su se stessa probabilmente, e sta pianificando qualcosa in merito a te. Sta pianificando qualcosa in merito a te, vuole pianificare insieme a te. Qua come se ti volesse riconquistare dopo che c'è stato un abbandono. Ok, è comunque la persona più incentrata su se stessa, la persona magari, qua imperatore e imperatrice, possibili fiamme gemelle, ragazzi riguardatevi i miei video sulle fiamme gemelle per capire cosa parlo quando parlo. E vediamo un attimo di cosa parla questo imperatore, cos'è che vuole costruire insieme a te, per le mie ragazze del cancro. Prima di tutto vuole guardare avanti con entusiasmo, mandarti un messaggio, comunque sia a comunicare, perché col 4 di denari ci dice che non può dimenticarti. Quindi qua c'è stato l'abbandono e pianifica in merito magari a tornare. Fatemi capire questo 8 di coppe di cosa parla. L'8 di coppe, asso di spade. Allora qua c'è stato un abbandono, comunque sia un lasciare un po' il campo affinché si potesse avere un'idea chiara su cosa fare. E questo ha decretato in lui il grande sforzo di fare il grande, grazie a questo abbandono, se c'è stato comunque un allontanamento, lui ha avuto chiaro cosa deve fare nei tuoi confronti, ha fatto lo sforzo di vederci chiaro su cosa doveva fare grazie a questo allontanamento. E questa programmazione che fa in merito a te, di cosa parla questo 2 di bastoni? Questo 2 di bastoni di cosa parla? Della ruota che vuole cambiare le cose rispetto a come stanno adesso e vuole vincere in questa cosa, riconquistarti. Il 6 di bastoni, ancora il 2 di bastoni a ruota, di cosa parla il cambiamento che vuole con te? Chiederti scusa, paggio di coppe, chiederti scusa, cavaliere di coppe, chiederti doppiamente scusa, farlo prima con un gesto romantico secondo me per sondare il terreno e poi aprirti il suo cuore, ok?
Qua c'è un imperatore che vuole sondare prima il terreno, quindi anche molto concentrato su se stesso, poco avvezzo ai sentimenti. Magari tu vai a fare questa scoperta, non so se in questa settimana, ragazzi, dovete adattarla, però lui prende il coraggio di fare qualcosa che non ha mai fatto. Quindi lui scopre questa sensazione, questo sentimento, ok? Ok, qual è l'energia della persona del tuo cuore nei tuoi confronti? E infatti, ragazzi, qua abbiamo un 10 di spade, sta uscendo da un periodo dolorosissimo. Ecco perché ti vuole chiedere scusa, dolorosissimo, dove ha messo le distanze proprio per rigenerarsi affinché potesse arrivare da te più, diciamo, predisposto e avvezzo all'apertura del cuore, ok? Vediamo qual è il consiglio per te. Per le mie ragazze del Cancro, qual è il consiglio? Ragazze, la donna selvaggia, spogliatevi da ogni costrutto, da ogni maschera, ballate sotto la pioggia, danzate sotto il temporale, siate voi stesse la donna selvaggia, perché lui si è innamorato di te, se ti tiene così stretta a sé con il 4 di denari è perché tu sei selvaggia, tu sei così. Tu ti fai attraversare dalla tua natura di donna con la D maiuscola e lui è perso la testa per te, perché la donna selvaggia fa perdere la testa all'uomo perché ha il coraggio di essere la sua femminilità, la sua essenza più pura. Ok? Quindi sii te stessa, Ok. Grande maestria anche qui per le mie ragazze del Cancro. Ok? Vediamo le mie ragazze dello Scorpione. Fante di bastoni. 7 di bastoni. Sole, ragazzi. Qua vi arriva un messaggio da un momento all'altro, secondo me. O comunque sia una comunicazione che parla d'amore puro. C'è un fante di bastoni, 7 di bastoni e sole. Qua ci dice che lui non ha dubbi per quello che prova per te, c'è il sole. C'è l'amore, c'è la purezza, c'è l'abbondanza. Un 7 di bastoni al centro che parla di rigenerare le energie, della distanza funzionale a rigenerare le energie o anche a prendere distanze dalle persone che non c'entrano con la vostra relazione. Guardare avanti rispetto a questo per comunicarti la felicità o la notizia rispetto a quello che abbiamo detto. Vediamo, fatemi capire per le mie ragazze dello Scorpione, il fante di bastoni di cosa parla? Il fante di bastoni di cosa parla? Sì, vuole un nuovo inizio, asso di bastoni. Dopo tanto tempo, o l'illuminazione dell'eremita, dopo un viaggio introspettivo all'interno di se stesso dato probabilmente da questa distanza. Il 7 di bastoni di cosa parla? 7 di bastoni di cosa parla? Sì, qua lui ha rigenerato le energie affinché potesse avere l'unione con te, degli amanti, dell'amore vero, si è allontanato dall'amore vero affinché potesse recuperare le energie e poi palesarti quello che effettivamente ha elaborato dentro. Qua è scappato, non ha avuto il coraggio di comunicare questo amore ed è scappato, 7-7, è scappato mettendo le distanze. Probabilmente ha sentito qualcosa di molto forte. Il sole a questo punto di cosa parla? Lui nei tuoi confronti? Sì, di avere la forza di comunicarti quello che sente di questo sole, la forza di oltrepassare se stesso, mi viene da dire, forza e coraggio per andare oltre alla sua mancata autostima, mi viene da dire. Cavaliere di spade affinché ti possa comunicare qual è la verità di questa abbondanza che sente per te. Qual è l'energia della persona del tuo cuore nei tuoi confronti? Il Papa, ragazzi, ha sentito l'unione spirituale. Un'unione spirituale senza mezzi termini. Qua parliamo anche di matrimonio, convivenza. Adesso è pronto a questa cosa qui. 9 di bastoni mi riconferma il fatto che si è distanziato per rigenerare queste energie e anche il 9 di bastoni ci parla della perseveranza in funzione di questa luce che ha scoperto, di questo legame con te spirituale inequivocabile. Ok, vediamo qual è il consiglio per le mie ragazze dello Scorpione. Qual è il consiglio per le mie ragazze dello Scorpione? La danza degli spiriti, ragazze, fatevi guidare dall'intuito perché ci sono dei vostri antenati, dei vostri spiriti che vi parlano affinché voi facciate dei passi audaci che siano dettati dallo spirito. Ok? Questo è il consiglio per voi. Gli spiriti vedono al di là della realtà 3D, ok? Vi esortano a sentire il richiamo del vostro spirito guida, angelo custode, affinché voi muoviate i passi in direzione del vostro massimo bene anche con lui. Ok? Ok, mamma quanta maestria per le mie ragazze, anche qui dei segni d'aria, veramente ragazze mie siete straordinarie, ok? Ragazze mie, io spero di esservi stata utile. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze dei segni di terra, Capricorno, Toro, Vergine.
vediamo un po'. Capricorno, Toro, Vergine, allora vediamo le mie ragazze del Capricorno. 5 di coppe, qua c'è qualcuno molto nostalgico e pieno di sensi di colpa, perché con te vuole l'unione del 4 di bastoni e il 7 di spade, non si è riuscito a prendere la responsabilità, è scappato di questo amore. Ok, allora qua abbiamo una persona che è sfuggita, quindi ha tanti sensi di colpa in merito rispetto a questa unione del 4 di bastoni che sente con te. Ok, qua ricordiamo il grande monito, il coraggio. Adesso andiamo a vedere subito per le mie ragazze del Capricorno questo 5 di coppe di cosa ci parla. Lui nei tuoi confronti, questo 5 di coppe di cosa ci parla? Cosa ci parla? Sì, il 9 di denari, perché voleva stare da solo probabilmente, perché è tornato comunque sia come se non fosse stato in grado di prendersi la responsabilità di un amore maturo, e quindi il 9 di denari ci dice che è come se lui avesse optato per la sua libertà e adesso ha i sensi di colpa in merito, ok? 6 di spade, sì, come se ne fosse andato in funzione della sua libertà. Ok, vediamo un attimo qua questo 4 di bastoni di cosa parla, lui nei tuoi confronti. Lui nei tuoi confronti, il 4 di bastoni. Qua abbiamo un folle. Qua è come se lui volesse compiere un rischio, lanciarsi in questa impresa dopo essere stato con te, dopo essersene andato, compiere questa impresa folle di andare incontro all'unione. Qua abbiamo un 8 di coppe, dopo essersene andato, abbiamo ripetuto anche qui. E questo ci dice anche che lui se ne può essere andato all'improvviso, senza spiegazioni, rispetto all'unione e alla stabilità che avevate insieme, ok? Il 7 di spade di cosa parla? Della stella. Qua lui vuole sanare questi comportamenti, ragazzi e ragazze. Lui si sente, prima di tutto, è scappato da un sogno. È scappato dal sogno che la sua anima gli ha destato quando vi ha fatto incontrare, ok? È scappato da questo. Allo stesso tempo la stella è la carta della sanazione delle disarmonie. La disarmonia del 7 di spade, la fuga, la codardia, la mancanza di coraggio appunto nell'assumersi la responsabilità di un'unione, ok? E la sanazione è la stella di tutte queste dinamiche. Qua abbiamo la torre che ci dice che può essere scappato all'improvviso, essere andato all'improvviso e vuole guarire queste sue dinamiche up and down. Ok, qual è l'energia della persona del tuo cuore nei tuoi confronti? Qual è l'energia della persona del tuo cuore? Sì, ragazzi, abbiamo il giudizio. Lui vuole una seconda possibilità o comunque vuole rinascere a nuova vita rispetto a queste dinamiche di cui abbiamo parlato adesso. 4 di denari perché non può lasciarti andare, ok? Quindi sono grandi riflessioni che sta facendo, c'è proprio un intervento divino su di lui, trovando il coraggio di arrivare al traguardo e ergersi al di sopra della banalità di quelle attitudini sue che gli hanno fatto creare questi comportamenti sbagliati nei tuoi confronti, ok? Ok, questa è l'attitudine, quindi c'è una grande, magari è sempre voluto stare da solo, ha avuto paura di una relazione, specialmente quando abbiamo il 4 di bastoni che parla proprio dell'unione di fiamme, quindi scappano perché non si sentono all'altezza e meritevoli di qualcosa di così grande, questo a livello inconscio succede. Quindi è un momento di sanazione per la persona del tuo cuore. Vediamo un attimo la carta consiglio per te qual è, per i miei ragazzi del Capricorno, qual è la carta consiglio? Ragazze, le molte vie. Significa che tu devi andare oltre le strade tracciate già. Le molte vie ti dice, allora qua c'è un labirinto, strade già tracciate. Questa strada ti dice, cioè questa carta ti dice di andare oltre a quello, come una sorta di matto, a quello che è già stato conosciuto, ok? Ti invita a fare un'azione audace, quindi anche spingerti oltre a ciò che non vedi, va bene? Qua parliamo, c'è la porta magica, significa che spingerti oltre al di là che non vedi, un segreto che ti viene rivelato. Per alcune di voi, ragazze mie, può essere questa una relazione karmica, di conseguenza vedi anche questa carta del fatto che ti viene svelato qualcosa grazie al tuo intuito, è conforme anche al fatto che magari questa può non essere la persona giusta, attenzione, eh. Questo vale per alcune di voi, ma questa cosa che vi dico, a chi lo dico di voi, sapete già che è così. Invece se non vi risuona questa cosa,
non è così, andate oltre a quello che vedete rispetto ai suoi comportamenti sbagliati, perché c'è amore, ok? Quindi quello che vi viene chiesto è fare un passo azzardato, guardare oltre a quello che non vedete, sia in un senso che nell'altro, ok? Ok, anche qui grande maestria per le mie ragazze del Capricorno, vediamo le mie ragazze del Toro, fante di denari, 3 di denari, 8 di bastoni. Qua abbiamo una comunicazione che vuole arrivare per trovare dei compromessi funzionali insieme a un nuovo inizio, e la comunicazione dell'8 di bastoni affinché si possano guarire delle dinamiche e trovare dei compromessi insieme tramite prima un dialogo costruttivo per mandare avanti il rapporto. Quasi state già insieme per alcuni di voi, è come se volesse comunicarvi la possibilità di qualcosa di più impegnativo. Il 3 di denari è anche la carta del matrimonio, della convivenza. Vediamo un attimo per le mie ragazze del Toro, il fante di denari di cosa parla? L'eremita, magari non vi sentite da molto tempo, comunque l'eremita ci parla dell'illuminazione che lui ha di voler avere con voi una comunicazione costruttiva. Regina di bastoni, perché sei colei che gli ha portato la magia nella sua vita. Il 3 denari di cosa ci parla? Dell'8 di bastoni, di nuovo, vuole proprio comunicare, questo lo vedi comunicare in questa settimana per molte di voi, perché ha dei sensi di colpa e merito e tanta nostalgia nel non aver trovato prima dei compromessi funzionali a questa storia che lui sente grande, grande, ok? L'8 di bastoni, questa comunicazione quindi di cosa parla? È scappato prima. 7 di spade, qua ci sono dei comportamenti che lui si è reso conto di aver sbagliato, della mancanza di responsabilità, della codardia magari anche, che ha potuto assumere determinati atteggiamenti suoi, e quindi comunicarvi e anche trovare dei compromessi in funzione di questo, anche spiegarvi perché è scappato. Il 9 di coppe ci parla, questo è il suo massimo desiderio. Qual è il suo massimo desiderio? Spiegarvi la comunicazione perché è scappato, ok? Qual è l'energia dei tuoi... E questo non te l'aspetti tu, qua c'è la porta della magia, tu vai oltre a ciò che vedi grazie anche a una comunicazione probabilmente che ricevi, ok? Trova il coraggio di farlo. L'energia nei tuoi confronti qual è? 3 di denari di nuovo, non ha dubbi, lui vuole trovare dei compromessi funzionali a mandare avanti il rapporto. Cavaliere di spade, anche dirtelo, parlare, spiegarsi. Grandi le mie ragazze del Toro, adesso andiamo a vedere qual è il consiglio per le mie ragazze del Toro nei confronti della tua persona del cuore. Il cacciatore, ragazze, dovete far fede alle vostre capacità. Capacità di discernimento, capacità di comprensione, le vostre capacità. Se una persona si innamora di voi è perché voi incarnate il suo archetipo di donna, e qua abbiamo il femminile ritrovato, mi spiego? Quindi voi dovete tenere fede alle vostre capacità. Il cacciatore non fa fede alle tracce, alle orme tracciate da altri, ma sono le sue. Ok? Cioè è lui che segue le sue orme, le sue stesse orme guidate dall'intuito. Tenete fede alle vostre capacità, capacità di ascoltare, di creare, capacità di maghe, capacità. Ok? Tenete fede alle vostre capacità innate. Ok? Ok, grazie ragazze, grandi le mie ragazze del Toro. Adesso andiamo a vedere la Vergine. 4 di spade, qua c'è una persona che sta guarendo da qualcosa affinché ti possa dare un nuovo inizio. Asso di coppe, 8 di coppe. Allora qua c'è una persona che sta, allora per alcuni di voi questa persona se n'è andata, ha messo in pausa il rapporto perché ha avuto c'è stata un'altra persona con quest'asso di coppe e l'8 di coppe, un nuovo inizio che ha portato ad abbandonare il campo con voi, per alcune. Per altre lui ha messo in pausa la relazione o comunque sta guarendo da dinamiche sue affinché possa avere un risveglio spirituale e abbandonare con l'otto di coppe ciò che non è più emotivamente appagante e alla frequenza del vostro rapporto, ok? Quindi adesso andiamo subito a chiarire per le mie ragazze della Vergine di cosa mi parla questa pausa del 4 di spade, di cosa mi parla la pausa del 4 di spade, di cosa mi parla la pausa del 4... Ah, del mago, ok, qua lui vuole manifestare. Qua abbiamo un appeso di fondomazzo e il mago, ciò vuol dire che affinché lui possa manifestare quello di cui abbiamo parlato adesso, questa opportunità di nuovo inizio, abbandonando ciò che non serve più con l'asso di coppe a livello emotivo, emotivamente inappagante, lui per manifestare questo, quindi sta guarendo delle dinamiche sue per ritrovare ad avere la capacità di manifestare
e questo comportava una pausa, me lo conferma qua, un appeso, ossia un sacrificio affinché io possa avere un giusto discernimento nel cambiare dei punti di vista, nel cambiare prospettiva, ok? L'asso di coppe di cosa parla? L'asso di coppe di cosa parla? L'asso di coppe di cosa parla, per favore? 10 denari, ragazze mie, quindi questo vuol dire una nuova opportunità per costruire una stabilità, una famiglia. Qua abbiamo la temperanza, mi conferma la stasi e l'attesa funzionale a una guarigione emotiva, psicofisica, affinché si possa manifestare questa stabilità. Ok, l'otto di coppe di cosa ci parla? L'otto di coppe ci parla di una rottura, ci parla della torre. Molti di lui sono andati via. Sono andati via perché c'è stata un'altra relazione o comunque sia sono andati via, c'è stata una rottura e questo ha comportato con questo due di denari o ci sono state una conferma a un'altra donna, quindi due persone e quindi lui vuole abbandonare emotivamente quelle circostanze che lo hanno portato anche a ricercare fuori altra felicità oltre a voi e quindi rimettere un equilibrio con quella temperanza, l'appeso, l'abbiamo visto, questo 4 di spade ce lo ribadisce, affinché lui possa sanare se stesso e dare a se stesso l'opportunità di manifestare un amore concreto e stabile. Ok, qual è l'energia della persona nel tuo cuore nei tuoi confronti? 8 denari, ragazze mie, qua c'è la voglia di costruzione e 7 denari di fondomazzo, ma non solo c'è la voglia di costruzione perché qua con questi denari ci dice che affinché lui possa ristabilire anche il suo grado di autonomia psicofisica, lui si sta incentrando adesso anche sul suo lavoro, quindi un'attesa anche qui temperanza, appeso, 4 di spade funzionale affinché ci siano quelle basi imprescindibili, in questo caso per un uomo, a cui ci si possa affidare per poter parlare anche di sentimenti e dare questa opportunità dell'asso di coppe perché si è stabile dal punto di vista lavorativo e quindi anche psicofisico. C'è molta concentrazione in questo affinché si possano seminare dei nuovi frutti insieme. Ok, grandi per le mie ragazze della Vergine, vediamo come si devono comportare. Qual è il consiglio per le mie ragazze della Vergine, per favore? Qual è il consiglio? Qual è il consiglio? Due sono uscite, ragazze. Il vento domato, quindi affronta i cambiamenti che stanno arrivando. Il colibrì, con coraggio e determinazione. Il colibrì qua ti dice che il colibrì è un uccellino piccolino, ma ha una grande forza, la grande forza di aggirare il vecchi letamai di vecchie ferite e andarsi a posizionare sui fiori, quindi a vedere la bellezza delle cose. Questa bellezza è auspicabile solo nel momento in cui tu abbracci il vento domato, i cambiamenti che ti stanno arrivando. Quindi segui il cambiamento. Numero 55, i grandi cambiamenti che ti possono destare uno squilibrio sono funzionali a farti perdere alcune identificazioni dell'ego, ciò vuol dire a farti perdere delle sovrastrutture che non ti servono più per andare a manifestare questa unione. Quindi la temperanza che c'era qua, l'appeso che c'era qua è un'attesa funzionale al tuo cambiamento affinché tu possa manifestare un amore puro e incondizionato. Ok? Ok, grande maestria anche per le mie ragazze della Vergine. Ragazze mie, io vi ringrazio tantissimo, spero di esservi stata utile, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica.